Iniziamo. Silenzio. Allora, iniziamo. Ci sediamo. Forza. Per cortesia, sediamoci. Allora, apriamo questa sera la 34esima seduta del Consiglio Comunale, giovedì 21 aprile 2022. La seduta questa sera è aperta al pubblico. È comunque garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione, questa volta nel solo streaming internet e non in video TV. Dopo le note vicissitudini che hanno portato alla chiusura, ripeto, solo video della tenda TV per la riorganizzazione dei canali televisivi TV, che spero non sia definitiva. Vi leggo un piccolo comunicato che è stato fatto dalla tenda TV. Vi informiamo che la microemittente locale, la tenda TV, dopo essere stata contattata dall'Ispettorato Veneto del Ministero per lo Sviluppo Economico, ha dovuto necessariamente interrompere le trasmissioni via etere sul digitale terrestre, in ottemperanza alla nuova normativa emanata a livello europeo e nazionale sulla ridistribuzione delle frequenze, che di fatto impedisce l'utilizzo delle frequenze sul digitale terrestre alle microemittenti locali di carattere cittadino. La decisione da parte dell'Associazione La Tenda Multimedia è stata presa per evitare sanzioni e provvedimenti dall'autorità giudiziaria. L'associazione sta studiando tutte le possibili soluzioni per tornare a trasmettere sul digitale terrestre nel più breve tempo possibile. Tuttavia, i possessori di Smart TV, tramite le applicazioni YouTube, cercando la tenda TV Live, possono continuare a usufruire del servizio televisivo della tenda TV. L'emittente continua inoltre a garantire il proprio servizio in diretta streaming sul sito www.latendatv.it, in diretta streaming sulla nuova pagina dedicata www.latendatv.it/Consiglio Comunale. Altre modalità di fruizione in diretta del Consiglio Comunale a mezzo di smartphone e PC sono attraverso l'applicazione Facebook, sulle pagine del Comune di Vittorio Veneto e la Tenda TV, attraverso l'applicazione YouTube all'indirizzo www.youtube.com/latendatv. Rimane invariato anche il servizio di archiviazione della documentazione video sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto nella playlist dedicata Consigli Comunali. Passo ora la parola al segretario per l'appello. Pagliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco. C'è? Arriva o sì, arriva dopo un po'. Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Come numero legale ci siamo. Numero legale ci siamo, la seduta è aperta, nomino gli scrutatori, Gomiero Maurizio, Rasera Gianni e da questa parte Barbara De Nardi. Bene, grazie.
Passiamo ora alle comunicazioni. Prego, Sindaco. Buonasera a tutti. Tra le comunicazioni di questa sera vi do i numeri, come sempre, cerchiamo di vedere gli assessori che non dei c'erano. positivi Covid. Voi sapete dall'ultima volta che ci siamo visti che i numeri erano molto elevati, in città avevamo 1200-1300 positivi al giorno, sono scesi a 117, poi c'è stata l'ultima ondata che li ha portati a tornare a essere quasi 400, poi la curva si è piegata e lentamente sta scendendo. Questa mattina avevamo 345 positivi, dei quali 3 ricoverati non gravi, naturalmente, 12 sono presenti nell'ospedale di comunità, 0 i casi gravi, quindi si sta endemizzando e sta diventando una malattia più sopportabile. Questo per quel che riguarda il Covid. Ci tengo a darvi un'altra comunicazione. Ci sono stati dei contatti, anche numerosi, con Fondazione Casamarca, la quale si è resa disponibile di cedere il teatro da ponte al Comune. La cosa naturalmente non ha mai rivestito purtroppo granché di interesse, dal momento che la sua valorizzazione lo poneva a circa 8 milioni e mezzo come valore, ma Fondazione, in virtù di una riorganizzazione che sta completando delle sue proprietà, ci ha fatto un'offerta abbassando il prezzo dell'immobile a circa 2 milioni e mezzo, forse facendo un po' prestino dice che può anche addirittura migliorare questo costo. Naturalmente la voglia di acquisire alla proprietà comunale di quell'immobile personalmente mi fa gola. Ho interloquito con i consiglieri di maggioranza in giunta e tutti concordano che sarebbe una buona operazione da fare. Purtroppo c'è molta fretta nel farlo, perché loro devono presentare un loro bilancio che gradirebbe fosse già comprensivo di questa dismissione, cosa impossibile da fare entro il 29 di aprile, chiaramente. Però potrebbero anche accontentarsi, dicono, di una dichiarazione di intenti nostra di addivenire a un finanziamento finalizzato a questa acquisizione. Ci siamo già informati presso Cassa Depositi e Prestiti che ci farebbe questo mutuo a tasso fisso, eccetera, però Cassa Depositi e Prestiti non ha tutte le caratteristiche che si taglierebbero alle nostre necessità, quindi dovremo provare a fare un bando, fare una gara fra diverse altre banche. Sappiamo che ci sono delle banche che possono fare un post ammortamento che ci sarebbe molto utile, con la prima rata che parte dal 25, e quindi sarebbe una cosa abbastanza indolore, ecco, per noi questa acquisizione. Quindi questa sera mi limito a comunicarvi il fatto che potremmo, ecco, decidere però a Casamarca io chiaramente ho espresso anche le mie perplessità, nel senso che non potevo assolutamente dare nessuna certezza, potevo fare nessuna dichiarazione favorevole all'acquisizione senza prima passare per il Consiglio Comunale. Dal momento che abbiamo un Consiglio Comunale il 27, il 48 ore precedente al limite temporale che avevano posto, vi preannuncio che chiederò che venga aggiunto un ulteriore punto,
obbligatoriamente da farsi entro quella data là, dove tratteremo dell'argomento più approfonditamente, in modo da condividere un po' in tutti questo sacrificio, ma beneficio per la città. Ho finito. Qualche assessore che vuole fare qualche comunicazione? Niente. Bene. Apriamo i lavori. Allora, c'è una piccola variazione sull'ordine del giorno, in quanto abbiamo anticipato i punti 4 e 5 del vice sindaco Posocco a prima del punto numero 3 sulla relazione del Cesana Malanotti. Abbiamo qui stasera il presidente, l'avvocato Giuseppe Maso, quindi chiederei di partire subito col punto numero 4, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 57, avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio. Prima c'era l'interrogazione. Ah, giusto, scusate. C'è un'interrogazione del consigliere comunale Alessandro De Bastiani, gruppo De Bastiani, sindaco, quindi partiamo con l'interrogazione, ad oggetto via della Val de Caldaz, è una strada comunale, una strada privata, è consentito l'uso pubblico. Chiedo al consigliere De Bastiani di illustrare la interrogazione. Prego. Ho sbagliato io. Vabbè. Premesso che nell'elenco delle strade del comune di Vittorio Veneto è elencata la via Val de Caldaz, laterale di via Adamello, che va a congiungersi con via Val dei Fiori. Che a testimonianza degli abitanti del quartiere di Val dei Fiori, la strada è sempre stata aperta al pubblico accesso senza alcun segno di sbarramento o di limitazione, e che all'inizio della via c'era la segnaletica stradale, ora tolta, con la scritta via Val de Caldaz. La strada conduce anche alla località denominata Pisson, luogo di suggestivo interesse paesaggistico e naturale, una delle sorgenti che attraverso il Rio Stella alimentano il fiume Monticano. Preso atto che molti cittadini sono concordi nel testimoniare che la strada è sempre stata aperta al pubblico accesso, che da alcuni anni l'accesso è stato sbarrato da un cancello che a volte è aperto e a volte è chiuso, che recentemente il cartello e il palo che lo sosteneva, indicante la denominazione della strada, è stato rimosso, poiché alcuni cittadini mi hanno chiesto se l'accesso alla via è ancora consentita e poiché la sentieristica collinare, considerata anche da questa amministrazione elemento di valorizzazione turistica delle colline vittoriese, chiedo se via della Val de Caldaz è strada comunale destinata all'uso pubblico, se è strada privata vicinale gravata da una servitù pubblica di passaggio o se è una strada destinata all'esclusivo uso dei privati. Grazie. Prego, In merito alla strada denominata via Val de Caldaz è stata fatta un'approfondita disamina storica, urbanistica da parte dei nostri uffici e visto che non è molto lunga la relazione passo anche a leggerla. A seguito delle verifiche catastali e dall'esame degli atti amministrati si espone quanto segue. La strada non è ricompresa nell'elenco delle strade comunali e vicinali di cui era delibera del Consiglio Comunale numero 35 del 14 aprile 65. Per completezza si precisa che vi è ricompresa nell'elenco delle strade vicinali la via Valle dei Fiori, laterale alla via Adamello, all'epoca denominata strada vicinale Col della Mosca, rappresentata nelle mappe catastali.
Nei canapini catastali, ovvero mappa dell'impianto e mappa in visura, antecedenti agli anni 50, la strada viene identificata in mappa come una strada interpoderale, che permetteva l'accesso ai fondi interclusi. È rappresentata graficamente in una linea tratteggiata, pertanto vi era soltanto una servitù di passaggio a favore dei proprietari frontisti e non una servitù pubblica. Pertanto è evidente dalla cartografia sopracitata che la strada non svolge né ha mai svolto la funzione di collegamento tra pubbliche vie, né è mai stata asservita all'uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti considerati uti cives. La testimonianza di un ex residente di via Col di Stella, strada vicina alla via Val de Caldaz, conferma che la strada in passato era asservita al transito dei proprietari dei fondi interclusi. Benché fosse possibile da questa raggiungere la strada vicinale Val dei Fiori, ciò poteva essere fatto solo passando all'interno di proprietà private e non direttamente attraverso una vera e propria strada. Si riscontra che i fondi interessati dalla via Val de Caldaz, in passato aventi diversa proprietà, risultano oggi appartenenti a un'unica ditta che ha inizialmente acquisito le proprietà vicine a via Adamello, lasciando pertanto aperta la strada per l'accesso alle proprietà intercluse a nord-ovest. Successivamente, avendo acquisito anche questi ultimi terreni, si è estinta per confusione la servitù di passaggio, essendo venuto meno il requisito della diversità dei proprietari dei fondi dominanti e serventi. Inoltre, dalla documentazione aerea si riscontra come di fatto, a seguito delle lavorazioni degli appezzamenti agricoli, l'andamento della strada sia mutato nel corso degli anni, diversificandosi dal percorso identificato nelle mappe catastali. Per quanto sopra esposto, si comunica che la strada denominata Via della Val de Caldaz non è strada pubblica né soggetta ad uso pubblico, bensì strada privata. Consigliere De Bastiani, è rimasto soddisfatto della risposta? Ringrazio per l'esauriente risposta. Non mi risulta un'affermazione, cioè la prima, quella in cui l'estensore della nota dice che la strada non è compresa nell'elenco delle vie comunali, in quanto in un mio accesso agli atti fatto circa un anno fa o 2 anni fa mi è stato consegnato l'elenco delle strade comunali e la via Val di Caldaz è compresa. Quindi c'è una discrepanza tra i documenti che sono stati dati a me un paio d'anni fa e quello che viene affermato oggi da questa relazione. Bene, grazie consigliere De Bastiani. Se ne vuole la copia. Allora, adesso passiamo quindi al punto numero 4 e poi facciamo il 5 e poi passiamo al punto numero 3. Allora, punto numero 4 dell'ordine del giorno, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 57 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024, seconda variazione. Lascio la parola al vice sindaco Posocco che illustrerà la proposta di delibera. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, lo scorso agosto come amministrazione abbiamo partecipato ad un bando regionale per l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, però funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica e di interesse storico-artistico-religioso. Con una nota del 3 marzo 2022 noi abbiamo deciso di partecipare con la riqualificazione e messa in sicurezza di via Roma. Con nota del 3 marzo 2022 la Regione ci ha comunicato l'assegnazione di un contributo di 79.984 euro a fronte di una spesa ammissibile di 99.980 euro. Quindi abbiamo provveduto a fare una
variazione di bilancio in entrata in conto capitale per 79.984 e un'uscita poi in conto capitale per 99.980, trovando insomma i 20.000 di differenza nei capitoli, sempre nel capitolo specifico del 93-22, sempre in conto capitale. Grazie Vice Sindaco. Apriamo la discussione. Consigliere De Antoni, prego. Sì, buonasera, grazie. Abbiamo chiarito in Commissione i motivi di questa variazione di bilancio che sono conseguenti, come diceva l'assessore, a un finanziamento regionale. Dal mio punto di vista non c'è nessuna osservazione e quindi preannuncio anche il mio voto favorevole. Altre prenotazioni? Non ne vedo. Allora un attimo che prendo la delibera. Passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Astenuti? 0. Contrari? 0. La delibera approvata con 16 voti. Perfetto, qua non c'è l'immediata eseguibilità. Bene. Passiamo al prossimo punto. Modifica il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge 160/2019, commi 816-836. Lascio la parola al vice sindaco Posocco. Grazie. Allora, come vi ricordate abbiamo approvato l'applicazione del canone unico patrimoniale. Strada facendo ci siamo accorti che, con l'esperienza, che avevamo tralasciato degli aspetti e dovevamo apportare delle migliorie, degli adeguamenti a questo canone. Non escludo che poi andando avanti ce ne saranno eventualmente da apportare altri, perché questo strumento è abbastanza nuovo, c'è stato posto abbastanza in fretta alla fine, quindi ci siamo accorti che strada facendo abbiamo dovuto intervenire su questo regolamento. Vi spiego brevemente quali sono le principali modifiche che proponiamo, che mettiamo in approvazione. Abbiamo all'articolo 2 sulle domande di concessioni specificato cosa intendiamo come occupazioni occasionali, che sono le occupazioni occasionali, sono le occupazioni che terminano entro le 24 ore del giorno di inizio e non possono essere rinnovate per la medesima località e per le stesse persone se non sono trascorsi almeno 15 giorni dalla prima domanda. Abbiamo normato le occupazioni permanenti all'articolo 30, le occupazioni permanenti dei cavidotti comunali, insomma, chi paga il canone pubblico, cioè prima pagava un unico soggetto che occupava il nostro cavidotto, adesso per dire ognuno paga il suo, quindi questo è stato normato. Abbiamo normato l'articolo 33 delle esenzioni, inserendo che le occupazioni per manifestazioni di carattere assistenziale, celebrativo, educativo, culturale, religioso, filantropico e di beneficenza, patriottico, sanitario e previdenziale, nonché le occupazioni per manifestazioni di carattere artigianale, sportivo e del tempo libero aventi il patrocinio comunale e a condizioni che non venga effettuata alcuna vendita o somministrazione a pagamento o non vengano richiesti i pagamenti di biglietti,
sono gratuite. Abbiamo inserito all'articolo 33, sempre con le esenzioni, che vengono esentati le esecuzioni di intervento di restauro, diciamo i ponteggi, per l'esecuzione di intervento di restauro, recupero e manutenzione di facciati di edifici ubicati nei centri storici cittadini identificati nelle zone urbanistiche di tipo A, quindi qualsiasi punteggio per rifare le facciate in centro storico sono esentate, e l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo su monumenti cittadini nei casi in cui il corrispettivo dei lavori non sia posto a carico del Comune di Vittorio Veneto, ovvero sia finanziato da soggetti pubblici o privati. Quindi troviamo un privato che ci sistema un monumento di propria iniziativa e è esentato appunto dal pagamento. Abbiamo un'altra cosa importante, l'articolo 36, le sanzioni. La normativa dice che se uno si dimentica praticamente di versare, di pagare l'occupazione, deve pagare una cifra, diciamo una multa corrispondente almeno al corrispettivo del dovuto, quindi paga il doppio. Noi abbiamo inserito all'articolo 36 l'introduzione del comma 1 bis, che la sanzione è ridotta del 70% qualora il pagamento tardivo o spontaneo da parte dell'utente avvenga prima della notifica dell'avviso richiamato al comma precedente. Cioè uno si accorge magari che il giorno dopo che si è dimenticato di pagare, prima che arrivi la notifica da parte del concessionario, in questo caso Abaco, in questo momento Abaco, ha diritto appunto che la sanzione venga ridotta del 70%. Questo in linea anche con gli altri comuni, con alcuni comuni della provincia. A disposizione per eventuali domande. Insomma. Grazie. Sì, ci sono delle domande di tipo tecnico, le facciamo tutte subito, magari, di qualche delucidazione. Non vedo prenotazioni, allora passiamo in discussione del regolamento. De Antoni, prego. Sì, in Commissione abbiamo parlato a lungo e l'assessore ci ha chiarito ancora più nel dettaglio, con l'aiuto anche del responsabile, funzionario responsabile, gli aspetti di queste modifiche. In quell'occasione avevo anche chiesto un aspetto che riguardava le chiese, che adesso riprendo, e sul momento diciamo, mi era stato chiarito che all'articolo, quindi l'articolo 33,1.2, quando si parla di esecuzioni di interventi di restauro e di risanamento conservativo su monumenti cittadini, nei casi eccetera eccetera, diciamo, non si paga in questo caso l'occupazione con i ponteggi. Però ripensandoci a casa ho pensato che per la verità anche le chiese sono dei beni diciamo, ambientali, dei beni culturali, architettonici che meriterebbero questa attenzione che viene consentita ai privati. Cioè adesso molti lavori sono stati fatti anche nelle chiese, a Serravalle adesso stanno facendo i lavori al Duomo, a me è capitato di fare gli interventi nella chiesa di Salsa e effettivamente abbiamo dovuto pagare l'occupazione per i ponteggi che erano sulla strada. Secondo me propongo in sostanza che questa esenzione venga ampliata anche alle chiese della nostra città. Grazie. Altre prenotazioni? Non vedo prenotazioni. Vabbè, se nessuno vuol dire nulla, passiamo alla dichiarazione di voto. Scusi, avevo fatto una proposta, se devo
diciamo, scriverla come emendamento me lo dica, però credo che sia giusto porre anche in votazione questa mia richiesta. Aspettiamo un attimo che si consultino. Consigliere, può scrivere l'emendamento cortesemente? In forma leggibile, grazie.
Allora, abbiamo letto il regolamento, l'emendamento era già compreso nell'articolo 33 del regolamento, quindi non serve. Possiamo continuare? Bene. Altri interventi? Allora passiamo alla votazione, visto che non ci sono dichiarazioni di voto. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Astenuti? 0. Allora la delibera è accettata con voti favorevoli 16. Passiamo all'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Bene, grazie. Ora passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Invito al tavolo della Giunta il Presidente del Cesana Malanotti, Avvocato Giuseppe Maso, che saluto e ringrazio dell'invito, per proporre una relazione relativa all'attività in corso al Cesana Malanotti. Più volte è stato chiesto da parte dei consiglieri di conoscere come in questi mesi sta andando l'istituto. È un istituto della nostra città dove ci sono gli anziani e diciamo che i consiglieri siamo un po' curiosi di capire un po' come è stata impostata l'attività dal neopresidente Maso e dal nuovo consiglio di amministrazione nominato da qualche mese. Avvocato, prego. Grazie. Buonasera, porgo tutti i presenti i saluti a nome mio personale e di tutto il CDA dell'Istituto Cesana Malanotti, insediatosi in data 24/9/2021 a seguito della nomina avvenuta in data 9/9/2021 da parte del sindaco Antonio Miatto, che ringrazio per la fiducia accordataci. L'Istituto Cesana Malanotti è un IPAB ai sensi della legge 6972 del 17/7/1890 e l'articolo 1 del proprio statuto recita: scopo dell'IPAB è garantire alle persone e alle famiglie la dignità e la qualità della vita in ogni sua fase attraverso supporto, sostegno, interventi e servizi educativi, formativi, sociali, sociosanitari e sanitari ispirati alle pari opportunità, alla non discriminazione e al rispetto dei diritti di cittadinanza. A tal fine l'IPAB si configura come centro di servizi territoriale, rivolto in particolare ai cittadini della provincia di Treviso, che opera nella logica della continuità di offerta, sia lungo tutto l'arco della vita, sia in relazione al livello di autonomia e ai bisogni della persona. Per meglio raggiungere il proprio scopo, l'IPAB partecipa al sistema integrato di interventi e servizi sociali del territorio di riferimento, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Inoltre sostiene, promuove, realizza e gestisce ogni iniziativa coerente col proprio scopo statutario. Tali attività vengono effettuate presso le sedi di Vittorio Veneto e di San Vendemiano, oltre ad attività domiciliari nel territorio del distretto di Pieve di Soligo, ex UL7, relativamente al progetto Home Care Premium. La gamma delle prestazioni è riferita alla non autosufficienza degli anziani e disabili, oltre a servizi educativi per minori. L'attività non caratteristica dell'IPAB consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indicato nel piano di valorizzazione, ovvero la gestione dei mini appartamenti in Piazza Meschio ed in Via Cosmo a Ceneda, l'asilo di San Giacomo e l'istituto De Zorzi Luzzati.
Dopo l'anno 2000, che è stato uno dei più difficili dell'intera storia dell'Istituto, in relazione alla tragica epidemia da Covid-19, che ha messo a dura prova la capacità della struttura di governare adeguatamente, insieme con le altre istituzioni sociosanitarie del territorio, l'impatto dell'emergenza sui suoi utenti, sul suo personale, sulla rete organizzativa e sul suo stesso modello di funzionamento, l'anno 2021 ha visto un miglioramento sul fronte dei contagi agli ospiti e di gran parte del personale. Il perdurare dell'epidemia ha reso più difficile e faticosa la gestione della comunità degli ospiti e professionale dell'Istituto, richiedendo la necessità di una rivalutazione profonda dei principi alla base di una convivenza dedicata alla tutela della fragilità delle persone e alla promozione della loro dignità. L'Istituto ha, per effetto dell'emergenza, confermato per l'anno 2021 alcune scelte che hanno immediate conseguenze economiche: contrazione dei ricavi per la chiusura del centro diurno, per la riduzione dei posti letti occupato, incremento dei costi legati alle misure di sanificazione e di protezione e alla sostituzione del personale indisponibile, maggiore incidenza delle spese generali e dei costi fissi e di struttura, che hanno comportato la necessità, per salvaguardare l'autonomia finanziaria dell'ente, di adottare azioni di contenimento delle uscite e di ricorrere alla strumentazione di sostegno resa disponibile dall'avanzo di gestione conseguito negli anni precedenti e dagli ammortamenti sterilizzati. Il 2021 è stato appesantito dalle successive ondate della pandemia a carico quasi esclusivamente del personale dipendente, ma con la grave conseguenza economica della chiusura della struttura da parte del responsabile territoriale dell'UIS 2 e con ciò bloccando il normale turnover degli ospiti in entrata. È stato quindi costruito un assetto economico del bilancio per l'anno 2022 basato su assunzioni realistiche e prudenti, configurando la progressione da una condizione iniziale di persistente criticità sul versante dei ricavi, centro diurno ancora inattivo e posti letto non saturi, verso una condizione di probabile miglioramento nella metà dell'esercizio, con la possibilità di avvicinarsi alle prestazioni pre-Covid del 2019 sul finire dell'anno in corso. Attualmente, sul totale di 280 posti letto disponibili, ne sono occupati 270. Sono state tenute in considerazione per la predisposizione del bilancio preventivo 2022, oltre alle nuove ondate di Covid-19 che hanno colpito alcuni ospiti e alcuni dipendenti nei mesi di gennaio e febbraio 2022, con la grave conseguenza economica della chiusura della struttura da parte del responsabile territoriale dell'UIS 2 e con ciò bloccando nuovamente il normale turnover degli ospiti in entrata, la probabile sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro che risulta scaduto dal 2019 e l'aumento significativo dei costi sia elettrici che energetici, mentre non sono stati previsti ristori Covid o contributi per gli aumenti dei costi energetici che però si renderebbero necessari. La carenza di personale amministrativo, solo in minima parte tamponata con l'assunzione di un nuovo dipendente appena insediatosi il nuovo consiglio di amministrazione, è stata accentuata dalle sospensioni dovute al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, rendendo per un breve periodo non adeguatamente presidiata l'attività di monitoraggio del budget 2022, per poter garantire una visibilità continua sull'evoluzione dei fattori di costo e sulla progressione delle componenti del fatturato. Grazie al supporto part-time di 2 dipendenti dell'Istituto Casafenzi e l'assunzione di due dipendenti part-time a tempo determinato, il personale amministrativo sospeso è ora sostituito completamente. L'avvio dei lavori relativo al nuovo padiglione presso la sede di Vittorio Veneto inizieranno entro la fine del mese di giugno prossimo 21, in quanto è già stata scelta l'impresa costruttrice e con l'ultimazione della nuova ala il totale dei posti disponibili salirà a 300 totali tra la sede di Vittorio Veneto e quella di San Vendemiano. Inoltre, in dicembre ultimo è cessata definitivamente la Cesana Servizi SRL.
Per quanto concerne il punto numero 1 dell'atto di indirizzo del documento unico di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, preciso che un raffronto tra i precedenti 2 mandati dell'Istituto Cesana Malanotti non è possibile, in quanto sino al 31/12/2013 il bilancio dell'Istituto era di tipo finanziario, mentre dal 1 gennaio 2014 è di tipo economico. Un minimo raffronto possibile è relativo alla cassa dell'Istituto, che al 31/12/2015, ultimo anno intero del CDA di presidenza Tiziana Botteon, era di 3.244.504 euro, mentre al 31/12/2020, ultimo anno intero del CDA Maurizio Castro, la cassa era di 2.210.101 euro. Preciso anche che il 31/12/2021 la cassa è aumentata a 2.722.211,22 euro, liquidità che ci permette di pagare i circa 2,5 milioni previsti per la costruzione del nuovo padiglione per metà circa con soldi dell'Istituto e l'altra metà con un mutuo di 1 milione di euro già concesso dalla Regione Veneto a tasso zero e con circa 250-300 mila euro con un altro mutuo che verso fine anno andremo a contrarre. In merito al punto 2 degli indirizzi che il Consiglio Comunale ha dato all'Istituto Cesana Malanotti nel documento unico di programmazione, evidenzio come le spese di gestione e le spese per personale sostenute nel precedente mandato siano in linea con quelle degli anni precedenti. Le spese invece per manutenzione sono state ridotte rispetto al passato, mentre sono aumentate le spese per consulenze sia legali che tecniche. L'attuale Consiglio di amministrazione ha già ridotto in misura drastica le spese per consulenze sia legali che tecniche ed intende proseguire su questa linea anche per i prossimi anni. In merito al punto numero 3 del documento unico di programmazione, comunico che all'inizio del proprio mandato l'attuale Consiglio di amministrazione ha subito incontrato il Collegio di Revisione per attuare una ricognizione della situazione economica dell'Istituto all'inizio dell'insediamento. Dal confronto con il Collegio dei Revisori e dalla lettura dei loro verbali è emerso come i bilanci dell'Istituto siano stati redatti con chiarezza e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto ed il risultato economico conseguito dall'IPAB Istituto Cesana Malanotti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. Mi corre l'obbligo di rappresentarvi però, anche a tutela del lavoro svolto dai collegi di revisori, come questi ultimi in più occasioni abbiano promosso dei rilievi al passato Consiglio di amministrazione. Solo per citare alcuni esempi, in un verbale dell'aprile 2021 il Collegio dei Revisori rilevava, cito testualmente, che il personale del settore economico-finanziario è insufficiente e si ricorre a continui pareri legali per attività di gestione tipica degli uffici dell'ente. Mentre in altro verbale del giugno ultimo scorso il Collegio invitava, anche qui cito testualmente, l'amministrazione a vigilare sui costi spese, i quali devono essere assunti in base ai ricavi entrate, a meno che non siano indispensabili per il buon funzionamento dell'ente. Proprio in merito al costante ricorso a consulenze sia legali che tecniche del passato Consiglio di amministrazione e alle modalità del loro conferimento, l'attuale Consiglio di amministrazione, anche a sua tutela, è stato costretto a chiedere un parere legale ad un avvocato, il quale, oltre a redigere il parere, lo ha consegnato insieme alla verifica ispettiva svolta dalla Regione Veneto nel giugno del 2019 alle autorità competenti affinché possano valutare i rilievi segnalati. Per quanto concerne la verifica del rispetto degli standard prescritti, di cui al punto numero 4 degli indirizzi del documento unico di programmazione, informo che questi sono sempre stati garantiti e verificati periodicamente dall'US numero 2 e dall'Istituto stesso.
Riferisco inoltre che nei mesi di novembre e dicembre il Presidente dell'Istituto ha incontrato in 6 diversi incontri i familiari degli ospiti della sede di Vittorio Veneto e di San Vendemiano, riscontrando da parte di tutti i familiari apprezzamento per come vengono gestiti e curati i loro familiari. Per questo motivo, ma non solo per questo, rivolgo il più sentito ringraziamento mio e del CDA al personale tutto dell'Istituto per l'impegno e il lavoro che quotidianamente presta durante il suo servizio. Da ultimo, con riferimento all'indirizzo numero 5 del documento unico di programmazione, informo che appena insediatosi il CDA ha chiesto un report allo studio legale che gestisce tutto il contenzioso in essere. Dalle loro comunicazioni è emerso che al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto le cause legali in corso fossero 5. Attualmente sono 4, in quanto nel mese di novembre c'è stata notificata la sentenza di una causa che ha visto soccombente l'Istituto e che l'attuale CDA, previo parere legale, non ha appellato, mentre per un'altra causa nel corso dell'ultimo CDA della settimana scorsa è stato dato mandato ai legali dell'Istituto di formalizzare la rinuncia agli atti di un giudizio a spese compensate, avendo lo studio legale già trovato un accordo con la controparte in tal senso e ritenendo lo stesso studio legale inutile proseguire il giudizio. Vi ringrazio dell'attenzione prestata e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie, Avvocato Maso. Consigliere Darè, prego. Grazie Presidente per la sua esposizione. Mancano però dei dati tecnici, ovvero quelli economici, che non vedo le differenziazioni tra l'amministrazione Castro e la sua amministrazione. Se è così cortese di dare dei numeri, anche perché chi ci ascolta magari in streaming può farsi un'idea di come è stata la precedente gestione e come magari si sta impostando la sua gestione. Grazie. Sì, allora noi, il nuovo Consiglio di amministrazione si è insediato da poco tempo. Come ho evidenziato, la cosa che più così ci è balzata agli occhi e come è stato rilevato da parte del Collegio dei Revisori è stato le continue richieste di pareri legali, sia tecnici che legali, appunto. Volendo entrare nel dettaglio, insomma, per sommi capi, come ho detto, noi siamo stati costretti a chiedere un parere legale perché le cifre sono molto importanti. Guardando gli organi di stampa degli anni scorsi qualcosa era stato citato, ma per essere un attimino più preciso, devo rilevare che le spese per consulenze legali durante il Consiglio di amministrazione Castro sono state in totale pari a circa 660.000 euro, mentre le spese per consulenze di natura tecnica sono state in totale pari a circa 600.000 euro, 602, insomma anche prima 6,63, diciamo 6,60 le une e 600. Inoltre è doveroso anche rilevare che le spese legali e commercialistiche sostenute negli ultimi 5 anni dalla società controllata, la Cesana Servizi SRL in liquidazione, società partecipata all'80% dall'Istituto Cesana Malanotti, sono state circa 188.000. Quindi di fronte a questi numeri così significativi essendoci stato segnalato questa problematica da parte del Collegio dei Revisori, abbiamo dovuto chiedere un parere legale e al nostro legale che ringrazio, noto professore universitario, e di conseguenza ha, come ho già detto, consegnato il parere insieme all'indagine ispettiva che era stata fatta dalla Regione Veneto nel 2019 agli organi competenti. Capogruppo Rosset, prego.
Grazie Presidente, buonasera. La domanda che le volevo fare, Presidente Maso, me l'ha già fatta il collega Darè, perché appunto si sente sempre parlare di spese di consulenze, qualcuno dice eccessive, comunque mi ha già risposto. Allora, Presidente, la prego di portare il nostro grazie più sentito alle direzioni, ai medici e a tutto il personale di entrambi gli istituti per il quotidiano lavoro, per l'impegno e la serietà con cui hanno fatto fronte all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Quindi la risposta l'ho già avuta. Grazie. Grazie consigliere Rosset. Consigliere Darè, prego. Sì, per il secondo intervento, perché non voglio disturbare nessuno, però nell'esame così a spanne diciamo finanziario si insedia l'amministrazione Castro nel 2015 e trova in cassa 3.244.000 euro circa, no? Se ne va e ne lascia 2,60, quindi 1 milione di euro se n'è andato, senza contare, lo ha detto lei Presidente, che c'è stato un risparmio notevole sulle manutenzioni che non ha comunque quantificato quanto non hanno speso, quindi non hanno continuato ad investire, ma non importa. Ci troviamo con 660.000 euro di spese legali, 600.000 euro di spese di pareri tecnici, 188 di non so che cosa, quindi andiamo sul 1.400.000. Non credo che il comune di Vittorio Veneto, con tutte le sue partecipate e quant'altro e i suoi uffici, abbia speso questi soldi in questi anni. Quindi la mia la mia esternazione viene fatta proprio perché qua, siccome i soldi sono pubblici, soprattutto dei contribuenti, ma soprattutto degli ospiti che pagano, credo non ci sia stato un occhio di riguardo nella gestione oculata e nella spesa, ci sia stato un bel spendere e espandere. Allora, se queste sono la parte manageriale di chi ha gestito questo istituto, le esprimo il mio disappunto, lo esprimo in questo Consiglio Comunale. Ho fatto tra altre cose, ho fatto un esposto alla Regione del Veneto proprio per queste spese, l'ho fatto alla Regione in quanto è l'ente erogatore e pagatore, e quindi spero che qualcuno alla Corte dei Conti, ben ligio e bravo nei miei confronti in questo Consiglio Comunale, si ricordi che il mio disprezzo per la Corte dei Conti continua come prima. Continua come prima, anzi con gli interessi dovuti, mettendo dentro anche il Covid, perché non è possibile che ci siano queste spese e nessuno vada a vedere. Grazie Presidente. Colgo l'occasione per ringraziare comunque il personale medico e paramedico e infermieristico che in questi anni di Covid ha fatto degli sforzi straordinari, anche sottopagato e soprattutto sotto personale. Mancavano le persone. Si è voluto distruggere la Cesana Servizi, che dava dei servizi straordinari, ma qualcuno ha pensato bene di distruggere tutto, per poi mandare ai vari consiglieri del CDA e alla Presidente mi pare 14 milioni di euro, o 17, perché abbiamo perso i conti da quanti ne ha mandati. Questa è stata la gestione Castro, e lo dobbiamo dire, e questo è un manager che a Roma lo mettono anche a risolvere qualche problema di qualche azienda. Probabilmente succederà la stessa cosa che è successa nel Cesana e quello che è successo nella Fiera di Vicenza. Fiera di Vicenza, a verbale in Consiglio Comunale, l'allora sindaco Variati, guardatelo, lo trovate su internet. Io sono arrabbiato non perché questi soldi sono soldi dei cittadini che pagano purtroppo
le rette e che non è possibile arrivare a questi numeri, perché 1.400.000 euro di consulenze sono un qualcosa che grida vendetta. Grazie. Consigliere Balliana, prego. Sì, allora, grazie, ringrazio il Presidente Maso per essere presente qui stasera e per aver fatto la relazione sugli intenti, insomma su quale sarà il proseguo del lavoro del Consiglio di amministrazione. Mi sembra però di capire, vorrei sottolineare l'attenzione per quanto riguarda che abbiamo parlato pochissimo, è stato sfiorato la questione del benessere organizzativo, no? Che lo troviamo al punto 6, che lei questa sera lo ha parzialmente illustrato, e vorrei un attimo soffermarmi su questo aspetto perché credo che sia una cosa importante per il buon funzionamento poi della struttura. Innanzitutto la ringrazio per aver ricordato quello che è successo in questi ultimi 2 anni di pandemia, che appunto ha visto il nostro istituto, lo voglio ricordare anch'io se permette, subire una devastante tragedia ricordiamo il decesso di molti anziani ospiti della struttura. E non possiamo dimenticare quei lunghi e interminabili mesi in cui tutto il personale è stato messo a dura prova e in più di un'occasione si è sentito, a dir la verità, abbandonato alle volte anche dai vertici del Cesana. Giusto per non dimenticare, vorrei ricordare che ci sono state delle situazioni veramente dure affrontate da questi operatori, che non stiamo qui naturalmente a ribadire questa sera, ma che fanno veramente rabbrividire, e quindi va assolutamente il nostro ringraziamento. Ricordo insomma quei 2 anni, anche il nostro Consiglio si è sempre dimostrato molto attento a tutto quello che succedeva dentro, avevamo continui contatti e abbiamo cercato in qualche modo di fare la nostra parte, insomma, sia il sindaco che tutti i nostri consiglieri. Io penso appunto che da quella tragedia dobbiamo uscire con un'elaborazione e un'analisi dei fatti e dei tragici eventi e cercare di evidenziare le cause, però anche gli obiettivi da porci affinché ciò non debba più ripetersi, tenendo in considerazione che le pandemie purtroppo oggigiorno abbiamo visto potrebbero anche ripetersi, insomma sono degli eventi straordinari ma che purtroppo ci segnano anche in una quotidianità. E penso allora che la cosa più importante dal mio punto di vista sia anche un'analisi per quanto riguarda l'aspetto delle condizioni di lavoro degli operatori e degli operatori sociosanitari, degli operatori degli infermieri, e quindi io vorrei pregarla di partire proprio da questa analisi prima di tutto il resto. Sta bene i dati, naturalmente sta bene il bilancio, sta bene considerare le entrate e le uscite, però penso che il fulcro poi della macchina operativa sia proprio nel benessere lavorativo di chi ci sta dentro, no? E sappiamo benissimo che a un benessere lavorativo, tra virgolette, a condizioni di lavoro ottimali, corrisponde anche un servizio poi nell'assistenza e un elevamento della qualità del servizio stesso. Ecco che appunto sono a ribadire, nel senso che noi puntualmente abbiamo anche dei confronti anche con le rappresentanze sindacali di base, e c'è stato appunto più di una volta evidenziato la criticità appunto della mancanza di personale, insomma ridimensionato, anche se corrisponde e è in linea con i criteri della legge 22 del 2002, quindi gli standard sono rispettati, ma sappiamo benissimo che questi standard sono standard appunto di più di 20 anni fa e che quindi le nuove forme di assistenza richiedono un maggior sforzo per tante altre cose. Quindi mi sembra di capire, però mi corregga se non è vero, che siamo in presenza addirittura di un 20% di personale in meno rispetto a una reale esigenza. Mi fermo, non sto parlando degli standard perché immagino, appunto, ripeto, siano rispettati, però per quello che è la questione delle turnizioni, delle ferie e di quant'altro,
mi sembra di capire che i lavoratori stanno operando in condizioni anche di parecchio stress lavorativo. E quindi le faccio, insomma, le sottopongo questa mia osservazione, in modo che, ripeto, sia una questione centrale del vostro operare per questi 5 anni di consiglio di amministrazione. Mi ripeto dicendo appunto che a condizioni di lavoro ottimali corrisponde anche un servizio ottimale. Ne va anche della nostra stima nei confronti e nella nostra elevazione di quello che è il Cesana Malanotti, perché lo dicevo anche nei 2 anni, sembra sempre che sia un corpo staccato rispetto alla città. Viceversa, secondo me dobbiamo essere fieri di questo istituto e dobbiamo cercare appunto di tenerlo tra virgolette in buone condizioni, essere un po' il fiore all'occhiello e può essere una buona carta spendibile per il nostro diciamo livello sociale e socio-assistenziale. Ecco, la ringrazio. Grazie consigliere Balliana. Consigliere Varaschin, prego. Grazie, buonasera. E anche da parte del nostro gruppo un ringraziamento ai medici, a tutti gli infermieri e al personale OS. Sappiamo che questo è un lavoro duro e deve essere prima di tutto affrontato con il cuore. Speriamo che i soldi che in passato sono stati spesi malamente, come abbiamo sentito qua, vadano a beneficio del servizio. Grazie. Grazie capogruppo Varaschin. Sì, prego avvocato. Allora, rispondo innanzitutto alle considerazioni della consigliera Balliana. Allora, i punti numero 6 e 7, 6 e 7 degli atti di indirizzo, siccome effettivamente, come è scritto sotto, è stata richiesta la mia presenza per quanto riguardava i punti da numero 1 a numero 5, in modo che fossero elaborati al più presto e sottoposti entro 6 mesi. Per quanto riguarda l'attenzione al benessere organizzativo, già ci stiamo lavorando, e così come la strategia di miglioramento dell'immagine dell'istituto, ma sono operazioni che richiedono tempo. Gli incontri con le rappresentanze sindacali ci sono state e più volte, sia quelle interne dell'istituto sia quelle a livello provinciale. È stato elaborato e sottoscritto da parte dell'istituto a fine anno un elaborato e una sorta di atto di indirizzo sottoscritto da tutte le sigle sindacali, e il giorno 28 incontreremo alle ore 11 in istituto le nuove RSU che sono appena state nominate. Per quanto riguarda il personale sanitario e sociosanitario, devo dire che rispetto ad altri istituti noi non siamo messi male. In primo luogo perché appena ci siamo insediati, una delle prime cose, abbiamo indetto un concorso per infermieri e ne abbiamo assunti. Dopodiché sono appena rientrati degli infermieri e delle OS dalla maternità, e quindi questo fa sì che il numero del personale in reparto sia più che sufficiente, non solo rispetto agli standard, ma rispetto alla media. Come ho detto e come era stato scritto a seguito del provvedimento di sospensione, un attimino più in difficoltà siamo per quanto riguarda la parte del personale amministrativo. Grazie alle assunzioni, tanto per dirla, e la ringrazio anche pubblicamente, ma gli ultimi giorni dell'anno, per fortuna all'interno del Consiglio, io non sono certo commercialista, ma un minimo di dimestichezza con il computer, e poi soprattutto grazie anche alla vicepresidente che è commercialista, ci siamo messi lì gli ultimi giorni dell'anno a nuovi password, nuove cose, perché purtroppo in alcuni uffici, causa di sospensioni legate alla mancata vaccinazione, mancava del personale.
Grazie alla collaborazione che abbiamo istituito con Casa Fenzi abbiamo avuto la possibilità di avere 2 dipendenti che conoscevano i programmi e poi abbiamo assunto altri 2 dipendenti a part-time e a tempo determinato. Per cui il rapporto col personale è costante e il confronto anche costante e spero, mi auguro che ci possa essere un miglioramento del benessere organizzativo. In quella direzione ci stiamo orientando e credo insomma che quando ritornerò in Consiglio Comunale su questo tema avrò sicuramente più argomenti di cui discutere. Per quanto riguarda le altre osservazioni, rilevo solo che il patrimonio dell'istituto è dovuto inizialmente ovviamente a seguito dei lasciti, ma poi è dovuto ai contributi della Regione e al pagamento delle rette degli ospiti. E tutto, vi posso assicurare, l'attenzione e gli sforzi che l'attuale Consiglio di amministrazione sta portando avanti sono diretti a far star meglio gli ospiti, garantire il miglioramento dei servizi e soprattutto per far ciò garantire anche la migliore qualità del lavoro da parte dei nostri dipendenti. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere De Antoni. Sì, sono io l'autore del punto 8, quello che chiedeva che questi documenti venissero poi portati in Consiglio, sono stato io e appunto avevamo, secondo me correttamente, previsto che portasse una relazione sui primi 5 punti perché il sesto e il settimo sono punti che necessitano di un intervento di medio e lungo termine. Io confesso che non conosco bene il problema della gestione del Cesana. Aspettavo la sua relazione e qualcosa ho capito. Penso che se ci sono state delle operazioni illegittime, insomma, saranno state rilevate sia dall'ispezione che dal legale, e ho capito che la relazione finale è stata poi inviata a chi di competenza e quindi non mi sento di entrare nel merito, di fare osservazioni in merito a questi aspetti. Ecco, quello che anch'io auspico prima di tutto chiedo se sarà possibile approfondire meglio gli aspetti proprio organizzativi di gestione, perché come è stato già detto, insomma, mi ripeto, certo il benessere del personale, ma soprattutto degli ospiti è la cosa su cui dobbiamo mirare con più attenzione. Credo che sia possibile che rientri tra le facoltà dei consiglieri anche venire a parlare direttamente con i responsabili delle strutture che fanno capo al comune, quindi sicuramente nei prossimi mesi cercherò di capire meglio quello che è successo e che sta succedendo. Sicuramente il personale non solo della struttura di cui parliamo, ma di tutte le strutture assistenziali e sanitarie in questi 2 anni sono stati sottoposti a degli impegni superiori ad ogni possibile limite, e quindi sicuramente anche da parte mia va il ringraziamento a tutte queste persone che hanno lavorato nelle strutture sanitarie, non solo nella struttura ma in tutte le strutture sanitarie e assistenziali. Sì, l'auspicio è che con la nuova gestione si riesca effettivamente, anche superato finalmente, speriamo, questa emergenza della pandemia, si riesca a ritornare a regime e quindi a programmare un'attività che sia migliorativa per quanto possibile, perché poi si devono sempre fare i conti maledettamente con i soldi, per cui è facile prevedere di migliorare i servizi, ma poi quando mancano le risorse è tutto più complicato. Quindi la ringrazio per la presenza di questa sera, la sua relazione è stata sicuramente esauriente. Nei prossimi mesi cercherò di capire meglio e di approfondire questo aspetto. Grazie. Grazie. Consigliere De Bastiani, prego. Sì, grazie. Allora, sì, abbiamo ascoltato con interesse la relazione del Presidente e ci fa piacere appunto sapere che
le famiglie degli ospiti esprimono soddisfazione per appunto l'andamento degli istituti. E noi pensiamo che la stessa soddisfazione dovrebbe essere anche nel versante di chi è impegnato professionalmente negli istituti. E io le riferisco quei segnali che mi sono arrivati, che per carità hanno così quel carattere di confidenzialità che in una città come Vittorio Veneto, dove ci conosciamo abbastanza bene un po' tutti, è normale che sia. Mi sembra che ci sia qualche problema di insoddisfazione da parte del personale che lavora all'interno dell'istituto, e quel rapporto costante di cui lei parlava appunto con i lavoratori, invece a me risulta che sia invece una carenza che è stata espressa. Allora io spero cioè, voglio dire, queste cose le dico così in confidenza per quello che ho recepito io. Se verrò smentito mi farebbe piacere. So che il 28 c'è questo tavolo che avete programmato e spero che in quella sede insomma vengano affrontati tutti i problemi e che si risolvano queste presunte così insoddisfazioni che io ho registrato. Grazie. Grazie, consigliere. Altre richieste? Prego, Presidente. Un attimo, il consigliere De Bastiani, guardi, la mia mail e anche il numero di telefono ce l'hanno. Guardi, oggi stesso ho ricevuto un messaggino da un operatore sociosanitario e tutte le richieste, almeno che non mi sia sfuggito, ma non credo, di incontro sia telefoniche sia tramite mail, la maggior parte tramite mail, ho risposto e ho incontrato le persone. Sinora c'è stata solo una richiesta di incontro a seguito di un giudizio, di un parere legale che un dipendente mi riferiva, al che io gli ho chiesto di fornirmi il parere legale, poi ci saremmo incontrati, non ho più ricevuto il parere legale, neanche la richiesta di incontro. Questo è l'unico episodio, richiesta di incontro preliminare, a cui poi non ha fatto seguito l'incontro. Se mi è sfuggito qualcosa o non ho risposto a qualche richiesta, me ne scuso. Se lei ha in contatto con queste persone, dica loro che mi chiedano l'incontro, perché guardi, posso dire che settimanalmente, in particolar modo con le coordinatrici, ma anche con i dipendenti delle rappresentanze sindacali, l'incontro è, direi, con il personale pressoché settimanale. Dopodiché siamo a disposizione. Adesso abbiamo atteso il nuovo incontro, che fossero nominate le nuove RSU. Il 28 c'è questo incontro, c'è in discussione il tema delle ferie estive, che è molto così oggetto di molto interesse. C'è stato presentato un piano, ne discuteremo e cercheremo di trovare la soluzione. Insomma, ecco, almeno l'impressione che ne ho io, che il clima sia buono. E poi l'ho già detto prima, lo ripeto adesso, mi ha fatto molto piacere che gli incontri con i familiari degli ospiti siano stati positivi, nel senso che abbiano apprezzato il lavoro svolto, e questo il merito non è sicuramente del Consiglio di amministrazione, ma dei dipendenti, che nuovamente ringrazio per l'attività svolta e il servizio prestato. Grazie Presidente. Consigliere Gomiero o consigliere De Bastiani per una battuta, prego. Solo per dire che appunto io non ho avuto riferimenti personali
ho così registrato un clima, non mi sono state fatte delle precisazioni personali e mi è stato sottoposto appunto il problema, per esempio, dei sottoturni, della questione dei sottoturni. Mi dicono che molto spesso i turni non sono coperti con il numero sufficiente di cose. Comunque non ho riferimenti personali da fare. Consigliere Gomiero, prego. Buonasera, Avvocato Maso. Volevo chiederle due cose. Ho sentito De Antoni che parlava, ma noi possiamo interferire nell'amministrazione del Cesana Malanotti? No? Lei, perché... informazioni, ma ne sono arrivate in 5 anni informazioni dalla Presidente dell'amministrazione, non è mai arrivato niente, non si sapeva niente cosa succedeva. Un anno fa contestavo che non avevano le mascherine, comunque non importa. Sì, ma no, chiedevo se si poteva sapere, perché mi sembrava che non potevamo interferire. Seconda cosa, lei ha detto che ha preso un legale, ha chiesto un parere legale nei confronti del Presidente dell'amministrazione per vedere tutti questi problemi che c'erano per le spese legali elevate. Se dovesse la Regione o chi competente di questo rispondervi che i conti non erano giusti o non erano possibile spendere tutti quei soldi in spese legali e di consulenza, voi andrete come ha fatto la precedente amministrazione e riniziamo da capo contro la precedente dirigenza, o penserà la Regione a contestare queste eccessive spese? Punto di domanda. Allora, la Regione ha già fatto l'indagine ispettiva nel 2019. Sì, la relazione, guardi, è un pacco così, ha rilevato, segnalato diverse cose. Poi c'è stata l'interlocuzione con l'Istituto e a quanto è dato a sapere a noi non c'è stato un proseguo, però le osservazioni della Regione erano puntuali e precise e proprio partendo da quelle osservazioni è stato redatto il parere, oltre alla documentazione che abbiamo fornito al nostro legale. Le ripeto, l'abbiamo fatto a tutela dell'Istituto in primis, ma anche a tutela nostra, perché essendo essendo noi un ente pubblico c'è il rischio anche di un'eventuale omissione. Io mi auguro che tutto sia normale e qualcuno sentivo prima che parlava di legittimità, noi non abbiamo rilevato al momento. Non possiamo al momento rilevare alcuna illegittimità perché non siamo un organo giudiziario giudicante. Abbiamo rilevato delle anomalie, forse un eccessivo uso, ma perché ce l'ha segnalato per primo il Collegio dei Revisori e lo ha messo nero su bianco nei pareri, e quindi abbiamo chiesto un parere a un professore universitario, il quale poi, redatto il parere insieme alle indagini ispettiva svolta dalla Regione Veneto, ha consegnato tutta la documentazione alle autorità competenti. Dopodiché, se ci saranno dei rilievi, ovviamente noi siamo, a maggior ragione essendo un ente pubblico, agiremo di conseguenza, insomma, ecco. Però non facciamo di sicuro processi preliminari, ecco. E poi per concludere, sentivo prima, insomma, è stato anche su questo tema è stata fatta una piccola indagine interna in merito a richieste di risarcimenti danni che erano state fatte anni fa nei confronti dei presidenti, consiglieri, collegio dei revisori e quant'altro. Ho potuto constatare che tutta la documentazione che era stata inviata a queste persone e con della documentazione ulteriore allegata era stata mandata alla Corte dei Conti e alla Procura, ma da quanto ci è dato sapere è stato tutto archiviato perché non è stato dato alcun seguito. Bagliana, sì, prego. Presidente, mi perdoni se le faccio un'ulteriore domanda. No, volevo approfondire la questione degli investimenti e soprattutto appunto dell'ampliamento o del completamento dell'ala iniziata
parecchi anni fa. Volevo capire all'interno cosa sarebbe previsto rispetto a quello e come eventualmente verrebbe riorganizzato tutta la struttura. Ecco, grazie. Sì, la ringrazio per la domanda, perché mi dà l'opportunità di spiegare questo progetto. Allora, il progetto iniziale era nato con la presidenza Ciciliot, poi erano iniziati i lavori, l'impresa era fallita, poi c'è stata una variazione del progetto con il CDA Botteon e una terza variazione di progetto con il CDA Castro. Quando siamo arrivati noi, i tecnici subito mi hanno chiesto cosa volevamo fare. Allora, dopo il terzo progetto, capirà bene, essendo un ente pubblico, la prima cosa che ho detto: il progetto è stato approvato da tutti gli organi e tutto. Io ho detto: se è stato approvato, se il progetto è utile e di questo ne siamo convinti, noi non decidiamo nulla, diamo solo seguito al bando, per cui è stata fatta una forte accelerazione. Il progetto, nonostante il costo delle materie, c'è stata fatta una gara. Inizialmente avevano presentato 85 imprese da domanda per partecipare alla gara, poi è stata fatta una prima scrematura e sono rimasti 54, di queste 54 a sorte ne sono uscite 15 e di 15 3 o 4 hanno presentato la domanda. Il ribasso maggiore è stato fatto dall'impresa Rampin di Padova, che ha fatto un ribasso sulla base d'asta dell'8%, un terzo circa di quello che era prevedibile un anno e mezzo fa, ma comunque c'era addirittura il rischio delle 15 imprese che hanno partecipato alla fine, che erano state estratte a sorte, solo 3 o 4 hanno presentato la domanda, perché alcune, tra cui un'impresa anche vicinissima a noi, che su 85 imprese ha partecipato a una gara, un'impresa tra l'altro qui vicinissima, ho detto mamma mia, cosa strana, ma ovviamente ha fatto tutto seguendo il codice degli appalti che è in telematico, quindi ovviamente tutto al di sopra di noi, ma anche secondo questa impresa con l'aumento dei costi non si fidavano a partecipare alla gara. In sostanza, col nuovo progetto l'entrata dell'istituto non è più l'attuale, ma verrà fronte hospice, quindi dalla parte laterale destra, e dove adesso ci sono gli uffici amministrativi verranno ricavati nuovi 20 posti letto, portando la dotazione di posti letto a Vittorio Veneto da 180 a 200, più i 100 di San Vendemiano, arriviamo a 300, chiedo scusa. Questi 20 posti letto sono già stati autorizzati dalla Regione e gli uffici invece andranno alla parte seminterrata della nuova struttura. Verrà un attimino ridisegnata e verrà fatta una piccola ristrutturazione. L'istituto, l'immobile non è vecchio, ma qualche manutenzione e miglioria si può apportare. Come ho già detto, il progetto totale è di circa 2 milioni e mezzo di euro. Confidiamo in teoria per fine del prossimo anno, ma proprio per poter inaugurare, per poter aprire le porte ai nuovi ospiti, presumiamo, l'idea nostra sarebbe di poter tagliare il nastro, diciamo, nella primavera del 2024. Mi è venuto in mente adesso Luzzati, che è un bene vostro, di cui si era parlato a suo tempo. Ci sono progetti? Allora, nell'Istituto De Zorzi Luzzati c'è un progetto esecutivo, cioè noi potremmo andare, come così per l'ampliamento, in gara a breve. È chiaro che questo progetto prevede una spesa per quanto minima di 2 milioni e mezzo e le finalità del progetto erano socio-educative, e quindi sale di lettura, sale musica, sale di incontri. Purtroppo le finanze dell'istituto sono quelle che sono e gli eventuali introiti sarebbero pressoché nulli, per cui su quel versante non intendiamo assolutamente procedere. Noi abbiamo fatto una piccola
una piccola gara perché c'era una richiesta da parte di varie associazioni sportive di poter usufruire della palestra. È stata fatta la gara, ha presentato la migliore offerta una società sportiva alla quale verrà dato con un canone mensile di locazione di 450 euro, che è la migliore offerta presentata, più IVA, più tutte le utenze, quindi acqua, luce, gas, tutto a carico loro, e la manutenzione dell'istituto, in modo da permettere, perché io ho frequentato anche quell'istituto, non la scuola, ma andavo a giocare a tennis tanti anni fa e poi ricordo insomma che una volta c'era anche la palestra e tutto, e quando l'ho visto da anni chiuso effettivamente mi è venuto un colpo al cuore. Solo il parcheggio entrando era pieno di alberi, di arbusti, per non dire la parte posteriore dove c'erano anche delle lamentele da parte dei condomini. Giusto ieri mi ha mandato le foto, sono iniziati i lavori nella parte retrostante all'istituto, i lavori di pulizia, sfalcio dell'erba, iniziati i lavori taglio degli alberi, quelli più grandi mi pare la prossima settimana, e cerchiamo tra virgolette di manutentare nel miglior modo possibile questo immobile, e dopodiché dovremo ragionare sul da farsi, perché è un immobile importante, grande, che non può rimanere così com'è all'infinito, perché rischia di deperire. Però su cosa faremo allo stato attuale ancora non abbiamo le idee chiare. Grazie Avvocato Maso. Se c'è qualche altra domanda, qualche chiarimento. Prego, consigliere Gomero. Un'ultima domanda. L'asilo di San Giacomo, visto che di vostra proprietà, è di fianco al sindaco, sta andando avanti qualcosa, visto che sarete coordinati su quel lavoro là, o è ancora al palo? Guardi, mi ha appena chiesto il sindaco se ho ricevuto una telefonata da una persona. Ci stiamo lavorando, ringrazio il Comune per i lavori. Devo dire che l'accordo, la convenzione era stata fatta dal precedente Consiglio di amministrazione, dell'istituto intendo dire, non dell'amministrazione comunale. So che il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici stanno programmando i lavori e che presumo verranno fatti l'estate prossima, e anche noi ci stiamo organizzando per quanto di nostra competenza e per quanto previsto per fare anche noi, una volta che l'istituto durante la pausa estiva sarà chiuso, per fare gli interventi. Poi c'è anche il contratto di locazione dell'appartamento che scade nel 2025, e anche quello è di proprietà nostra, e abbiamo un introito, un piccolo introito di un canone di locazione mensile. Un'altra cosa, quanti ospiti ci sono adesso in Cesana? Allora, ho detto prima, attualmente sono 270. 270 su, no, 170 a Vittorio e 100 a San Vendemiano. Calcoli che quelli di San Vendemiano 70 sono anziani, mentre 30, è l'unica struttura la nostra, sono disabili, quindi anche ospiti giovani, quindi anche ospiti giovani. Grazie. Bene, grazie. Grazie, sto Bene, se non ci sono altre domande possiamo concludere, o c'è qualche altra? Va bene, allora devi
Dovete parlare? Prego. Vi ringrazio della disponibilità, della cortesia, dell'attenzione prestatami. Se ci dovessero essere domande, ulteriori chiarimenti, chiamatemi pure, oppure venite in istituto senza problemi. Insomma, ecco. Grazie, buona serata e buon lavoro. Bene, allora, ringrazio a nome del Consiglio Comunale il Presidente del Cesana, l'Avvocato Maso, ed eventualmente in futuro potremo schedulare un altro incontro per tenerci un po' aggiornati su quello che sta succedendo. Bene, è uscito il collega Darè, quindi passiamo, grazie Avvocato, passiamo al punto scusate che ho perso l'ordine del giorno, eccolo qua. Passiamo al punto numero 5, il punto numero 6, mozione presentata dai consiglieri comunali Paolo Sant'Antonio, gruppo Forza Italia, e Gianni Varaschin, gruppo Toni Miatto Sindaco, ad oggetto abolizione delle certificazioni verdi Covid-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza. Allora, Sì, prego. Prego. Sì, volevo in Consiglio sottoporre la stessa osservazione che ho fatto nel corso della conferenza dei capigruppo. Io sostengo che la mozione che è stata presentata da due consiglieri in merito al Green Pass, diciamo, con la certificazione Covid-19, sia un argomento che non può essere presentato con una mozione. E mi riferisco all'articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale che dice: la mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di prevenire a decisioni su di essi. Quindi io sostengo che la mozione, il contenuto della mozione non rientri nelle previsioni dell'articolo 22 del regolamento e chiedo quindi che venga stralciato. A mio modesto parere la mozione non era ricevibile, non doveva essere neanche messa all'ordine del giorno. In conferenza dei capigruppo ho sottolineato questo aspetto, mi è stato detto che il Presidente decide l'ordine del giorno, il Presidente ritiene che questo argomento possa essere portato all'esame del Consiglio e quindi lui intendeva andare avanti. Chiedo che il Consiglio si esprima su questa cosa, se possibile. Guardi, le dico solamente una cosa, se lei fa una questione di lana caprina perché... No, guardi l'articolo 25, no, poteva essere benissimo chiamato ordine del giorno e quindi, voglio dire, l'ordine del giorno, se lei guarda l'articolo 25, ordine del giorno, si può parlare di tutto, cioè è un punto all'ordine del giorno, ecco, quindi, e quindi? Ma voglio dire, è un tema importante che riguarda anche Vittorio Veneto questo. Se lei vuole boicottare la mozione usando un termine, no? Dico, i problemi che ci sono in Italia ci sono anche a Vittorio Veneto. Per cui se lei guarda l'articolo 25... È ammessa la presentazione da parte della Giunta o di ciascun consigliere, è molto generale, no?
o gruppo consigliare di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio del Comune né modifichino le disposizioni. Lei ne fa una questione di boicottaggio in questo caso, tutto qua. Aspetti che la metto in viva voce. Guardi, se le dà così fastidio questo tipo di mozione, cioè discutere questo tipo di mozione presentata, la può benissimo interpretare come un ordine del giorno. Ordine del giorno... Guardi, nella sostanza è la stessa cosa. Se lei fa riferimento al fatto... Sì, certo. Quindi lei cosa chiede? Mettiamo i voti? Cioè, è l'unica cosa che si può fare. Questione... Un ordine, sì, sono concetti completamente... Sì, il documento presentato dal Presidente è per il regolamento di Vittorio Veneto un ordine del giorno e non una mozione. Su questo credo che siamo... Se volete che parliamo dell'argomento, mettiamo i voti e poi deciderà il Consiglio. Sì. No, allora cosa facciamo? Scusate. No, non posso ritirarlo. No, non posso ritirarlo. Non posso ritirarlo perché l'argomento è l'argomento attuale, punto. E basta. Quindi o lo si mette ai voti, la questione pregiudiziale cosa dice? Articolo? Allora, ha chiesto la questione pregiudiziale. Ok, allora il consigliere De Antoni ha chiesto la questione pregiudiziale. Allora, il regolamento, articolo 52, prevede che su tale questione il Presidente conceda la parola ad un oratore per gruppo per non più di 3 minuti e subito dopo si pone in votazione. Sì, applichiamo il regolamento a questo punto. Allora, applichiamo il regolamento e capiamo, e la mettiamo ai voti, se i consiglieri decidono di portarla in votazione, la si porta in votazione. Cioè, l'articolo 52 prevede che, che può essere richiesto un argomento all'ordine del giorno venga ritirato senza che si proceda alla discussione o se già discusso la votazione. Qua c'è scritto, può essere motivatamente richiesto, ed è stata fatta, il rinvio, entrambe le questioni possono essere proposte anche da un solo consigliere e su tali questioni il Presidente concede la parola a un oratore. Allora io dico che lascio la parola ai capigruppo e dopodiché la poniamo in votazione, punto, e basta. Allora, innanzitutto spiego, prendo la parola e dico che questa è una pura questione di lana caprina, perché la parola mozione fosse stata chiamata ordine del giorno, il contenuto sarebbe stato il medesimo, no? Ok? Allora, il consigliere De Antoni si appella al fatto che le mozioni hanno caratteristiche più locali,
mentre l'ordine del giorno, articolo 25, se andiamo a vedere, parla di questioni generali, quindi di tutti i tipi, di carattere nazionale o carattere, poi mi sappia dire, cioè la differenza, voglio dire, tra una questione di carattere locale e una questione di carattere nazionale, non l'ho capita, perché evidentemente questa mozione va a incidere anche su Vittorio Veneto. La chiameremo ordine del giorno, no? La chiameremo, però gli aspetti vanno ad incidere, oltre che a carattere nazionale, anche a carattere locale. Quindi, per quanto mi riguarda, io la porterei lo stesso, perché è una questione che è importante dal mio punto di vista. Lascio la parola ai capigruppo, prego. Prego Varaschin. Prego. Eccolo qua. Non ha acceso lui? Scusate. No, proporrei un attimo di ritirarci, appunto, dal punto di vista della correttezza sul ritiro del Green Pass io non avrei nessun dubbio. Adesso se formalmente sia corretta la mozione o no, su questo... Cioè, è la parola mozione che è scorretta. Allora io proporrei di discutere un attimo... Che si pone su punti diversi, ma secondo il consigliere De Antoni, non secondo... No. Ecco. Siccome ho sentito anche la segretaria che ha espresso delle perplessità, quindi proporrei di ritirarci un attimo e discuterlo, se siete d'accordo. Volete ritirarvi prima o prima di esprimere il parere? Allora facciamo una sospensione e ognuno si ritiri dove...
Riprendiamo. Allora, in accordo, lo dico chiaramente, in accordo con tutti i capigruppo, allora, siccome il termine corretto non è mozione, bensì ordine del giorno, abbiamo deciso di ritirare il punto in questo Consiglio Comunale e di portarlo il Consiglio Comunale del 27, cambiando la dicitura mozione con ordine del giorno. Ok? Basta, allora passiamo al prossimo punto. Devi parlare? No? No. Perfetto, allora questo andiamo avanti, punto numero, aspetta che perdo, mozione presentata ai capigruppo consigliari Giulio De Antoni, Alessandro De Bastiani e Marco Dussa ad oggetto parcheggio interrato ad uso pubblico di Piazza Meschio, apertura al pubblico. Prego il consigliere De Bastiani di illustrare la... Questa è la mozione. De Antoni. Questa è la... consigliere De Antoni? Sì. È sicuro che è una mozione questa, consigliere? Sì, vero? Se no dopo gliela faccio ritirare. Non riguarda sicuramente l'Europa questa. Allora, la mozione che ho presentato assieme ai capigruppo Dussa e De Bastiani chiedeva in sostanza di impegnare il sindaco e la giunta nei limiti delle rispettive competenze perché pongano in essere ogni atto necessario e idoneo a far sì che l'impresa edilvi apra entro 10 giorni il parcheggio al piano -1 di Piazza Meschio, ricorrendo se necessario all'autorità giudiziaria, e poi di impegnare il sindaco e la giunta nei limiti delle rispettive competenze a vigilare affinché in tale parcheggio vengano applicate tariffe non superiori a quelle relative al centro storico, così come di volta in volta determinate dall'organo esecutivo in sede di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. Dalla stampa, adesso il sindaco ci conferma, dalla stampa ho preso che il parcheggio è stato aperto il 15 aprile, quindi l'altro giorno, quando abbiamo fatto la mozione, che era il 13, era ancora chiuso, è stato aperto ma con un grave ritardo rispetto a quello che era, diciamo, l'auspicio di tutti noi, e soprattutto è stato aperto comunque solo nelle ore diurne, mentre l'auspicio di tutti era che venisse aperto sulle 24 ore. Quindi questo è il primo aspetto. Resta inoltre da definire, quindi riprendendo il punto 2 della nostra mozione, il problema delle tariffe. Io ho fatto un accesso agli atti chiedendo la documentazione, sia le lettere che il sindaco aveva letto nell'ultima riunione di consiglio comunale, sia le altre lettere che poi sono seguite a quel consiglio comunale. Il problema resta, secondo me, il problema delle tariffe, perché le imprese edilvi, nella PEC che hanno inviato il 16 marzo, comunica che le tariffe da applicare potranno essere non inferiori a euro 0,90 all'ora, adeguate alle tariffe orarie dei parcheggi comunali, mentre per gli abbonamenti sembra difficile valutare che un parcheggio con stalli così limitati possa fare i prezzi di altri parcheggi decine di volte più capienti. Non so dove sono questi parcheggi decine di volte più capienti, però questo, tra virgolette, è proprio quello che è scritto nella lettera. Quindi le richieste contenute nella nostra mozione restano valide per quanto riguarda l'immediata apertura del parcheggio sulle 24 ore e per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe così come vengono applicate negli altri parcheggi comunali. Adesso questa è l'illustrazione. Adesso. Bene. Apriamo la discussione, prego.
Consigliere Bagliana. Sì, allora, per un primo intervento. Dunque, secondo me la questione di Piazza Meschio del parcheggio non è ancora conclusa come si deve, è evidente. Nonostante l'impegno di Edilv di chiudere la questione, aiutatemi con le date perché le ho lette sul giornale, verso il 20 di maggio, può essere adesso indicativamente, quindi di mettere la famosa 23 maggio, ecco esattamente, abbiamo anche il giorno esatto. Resta il fatto che attualmente i residenti di zona alla sera non possono parcheggiare, cioè il servizio non è completo perché attualmente il parcheggio è aperto dalle 8 alle 20, però insomma ci sono delle persone che hanno necessità di parcheggiare anche alla sera, residenti, non direttamente i condomini, ma altre persone che vivono in Piazza Meschio, e quindi risulta incompleto il servizio cioè il famoso beneficio che noi auspicavamo risulta assolutamente ancora non raggiunto. Dopodiché vorrei aggiungere rispetto alla questione delle tariffe, che secondo me è un punto importante da tenere fermo, e mi rifaccio a quanto votato in quest'Aula, perché la scorsa volta il consigliere Casagrande non era in aula, però questa sera lo vedo qui presente e se non vado errata, consigliere, perché oggi non ho la delibera del Consiglio qui con me, però insomma era stato lei a sollecitare che le tariffe del parcheggio di Piazza Meschio fossero equiparate sia da un punto di vista di tariffe giornaliere che quanto riguarda il discorso dell'abbonamento, no? Che fossero equiparate a tutti i parcheggi presenti nel comune di Vittorio Veneto. Inoltre aveva aggiunto, se non ricordo male, che la gestione dello stesso parcheggio fosse in qualche maniera coordinata nella gestione di tutti i parcheggi che sono in atto, parcheggi pubblici a Vittorio Veneto. Evidentemente la ditta non so se ha intercorso, se ha scambiato dei rapporti ad esempio con Abaco, chiedo, però sembra non andare verso questa direzione, quindi assumerà una gestione diretta in qualche maniera affidandola a qualcuno. Sta di fatto che, come prospettato, sembra che gli abbonamenti siano di molto superiori rispetto a quelli che sono in atto per quanto riguarda il parcheggio San Marco. Quindi secondo me appunto questa sera, oltre a sollecitare naturalmente la risoluzione quanto prima del problema, dobbiamo anche, dal mio punto di vista, esprimere una ferma posizione per quanto riguarda quella famosa convenzione scritta. Spero che sia vincolante rispetto alla proprietà. Grazie. Vuoi rispondere? No, consigliere De Bastiani. È consolatorio rendersi conto che le minoranze qualcosina, poco, ma qualcosina contano. Abbiamo fatto una prima mozione e il giorno stesso sono partite delle lettere di diffida per l'apertura del parcheggio, e quindi quel pochino ha funzionato, siamo serviti. Abbiamo fatto questa mozione per sollecitare la riapertura e il giorno dopo si è aperto, e quindi insomma appunto ci consoliamo che poco, ma insomma qualcosina serviamo. No, la situazione è che insomma era comparsa, vi ricordate, una scritta a Piazza della Vergogna anni addietro, no? C'era sui tabelloni della piazza che recitavano la piazza, era venuta fuori una scritta gigantesca, Piazza della Vergogna. Mi sembra che le cose stiano andando avanti con lo stesso spirito,
E credo che alla fine, quando sarà il momento, faremo un bilancio, veramente verrà fuori un bilancio vergognoso. Perché io riflettevo, e aiutatemi voi eventualmente, ma di tutta quell'operazione là, qual è stato il beneficio pubblico? Allora, la piazza no, perché una piazza c'era prima e una piazza c'è adesso, qualcuno dice più bella, qualcuno non è convinto, e quindi comunque la piazza doveva esserci perché per fare il buco sotto il coperchio doveva mettercelo, quindi quello non era. C'erano delle case, degli appartamenti in convenzione che sono finiti nel dimenticatoio. C'era un parcheggio alternativo da 47.000 euro, mi sembra, sicuramente l'ex sindaco d'Ares se ne ricorderà, che andremo a vedere, però ho paura che anche quello sia finito nel dimenticatoio. C'era soprattutto la manutenzione della piazza, che questo Consiglio Comunale a maggioranza purtroppo ha deciso di accollarsi e accollare i costi alla cittadinanza. Quindi voglio dire, il bilancio è tragico. Mi sembrava doveroso che la proprietà riaprisse i parcheggi momentaneamente, e stiamo a vedere come andrà a finire. Io non sono ottimista. Grazie. Consigliere Casagrande. Sì, buonasera. Ringrazio la collega Bagliana per tenere traccia delle mie presenze in Consiglio Comunale. Okay. Oltre al fatto di ricordarmi i miei interventi, che per fortuna mi ricordo di aver fatto un auspicio, in quanto non sono di sicuro l'ente preposto a poter sottoscrivere l'accordo, ma sono come tutti noi un consigliere che cerca di essere parte attiva nell'interesse pubblico, quindi come tale partecipo a quelli che sono gli incontri, cercando di fare in modo che gli accordi vadano nella direzione che mi auspico e che tutti noi ci auguriamo. Ecco, quindi la fiducia c'è nella giunta, nel sindaco, quindi ci condividiamo e confrontiamo su diversi punti, e quindi le scelte che vengono prese sono il risultato di questo. Grazie. Consigliere Re. Sì, ringrazio il consigliere De Bastiani, però dobbiamo anche dire una cosa, che va bene fare delle puntualizzazioni, ma 5 anni li ha fatte anche lei in maggioranza, quindi qualche decisione la poteva prendere, la poteva fare, ma evidentemente questa piazza, la famosa piazza della vergogna, per cui tra l'altro insomma nella campagna elettorale della mia ricandidatura l'avete adoperata molto bene, e vi ringrazio, però non potete piangere del latte versato, perché nei 5 anni poi successivi mi pare che gli ostacoli li avete trovati, mi pare che poi diciamo l'interlocutore non fosse un interlocutore credibile, o comunque diciamo che prestasse parola agli accordi. Parlo per me, non so per l'amministrazione, con il collega Tonon, e quindi le difficoltà che abbiamo avuto, tra l'altro nasce con Giancarlo Scottà tutta questa operazione, quindi ci sono 4 amministrazioni, quindi vuol dire 20 anni. Allora, possiamo dirci del tutto di più, accusarci a vicenda, ma la realtà è questa. Il beneficio pubblico mi pare non si è riusciti a trovarlo. Per fortuna abbiamo avuto una fiducione e ringraziamo in questo momento la Zurich, perché effettivamente poi ha dato seguito diciamo alla fiducione, ma è stata difficile questa operazione.
ci siamo riusciti in qualche maniera, adesso abbiamo delle problematiche con la gestione dei parcheggi, non ho capito il perché, non riesco a capirlo, guardi, su Piazza Mesco la evito, se posso la evito, anzi faccio il giro per Tambre pur di non passare davanti Piazza Mesco. Tanto per capire il mio stato d'animo, che è quello di tutti i cittadini. Cioè non è possibile che fatta un'operazione di quel tipo non si riesca a entrare nei parcheggi. Non si riesce. Non ho contatti con Putin, proverò con lui. Prego. Beh, io arrivo da buon quarto, Tony. Arrivo da buon quarto. Sì, comunque guardate che l'amministrazione non è mai stata ferma. L'amministrazione ha sempre operato per arrivare a una qualche conclusione di questa annosa vicenda. Abbiamo interloquito più e più volte per avere l'apertura e quindi la messa a disposizione di quei posti auto ad uso pubblico, e è stato a cavallo tra marzo e aprile che siamo passati all'ingiunzione, non 2 giorni prima, Alessandro. Abbiamo dato i 15 giorni perché bisogna essere anche rispettosi dei tempi di risposta e quelle robe là, e infatti al giorno 15, che era 15 giorni dopo, ci hanno preannunciato l'apertura con chiusura alle ore 20. Sono venuti a trovarmi, perché è giusto che racconti un po' tutto, dopo l'annuncio dei giornali sono venuti a trovarmi i residenti, alcune signore che effettivamente hanno paura di andare sotto di notte. Sì, sono venuti quelli spaventati e mi hanno mandato anche 2 righe scritte che sono qua, dove mi hanno detto: beh, già che parlate del fatto, parlate anche di noi, perché siamo sicuri che la ditta per accontentare noi ha dichiarato che la sera alle ore 20 avrebbe chiuso il tutto, però siamo sicuri che non lo farà. Infatti nello scritto che mi arriva dicono che provvedono loro alla sera, col buio, ad abbassarle e tornare dentro a casa, e mi hanno chiesto di pazientare fino al 23 prima di pretendere proprio questa apertura, cosa che ho detto subito non posso fare, è di uso pubblico e dovrebbe essere aperto H24, ma comunque c'è questo fattore ulteriore. Comunque la ditta Edilvi ha dichiarato che monterà queste macchinette e che per il giorno 23 di maggio sarà tutto operativo. Quel giorno rimarrà la questione delle tariffe. C'è ben per ordine, tosati, e andiamo avanti e cerchiamo di portare a casa il risultato alla fine. C'è da soffrire continuamente. Comunque quello che ci tenevo a dire è che non è che ci dimentichiamo agiamo, naturalmente lo si cerca di fare in modo civile fra persone, con la telefonata, con un appuntamento, con un accordo che sapete benissimo quanto è difficile portarlo a casa. Difatti a cavallo di 2 mesi siamo arrivati all'ingiunzione per poter ottenere questo ultimo risultato. Andiamo avanti e mi auguro che a breve si possa mettere una pietra sopra alla questione. Consigliere Bagliana. Sì, no, giusto per anche interloquire con il consigliere Casagrande. La questione è questa, Casagrande, che lei non ha dato un consiglio, lei ha proposto un emendamento in aula, emendamento che è stato votato da tutto il Consiglio Comunale, quindi c'è stato un impegno, il suo non era solo un consiglio, c'era una proposta di emendamento alla delibera, l'abbiamo votata tutti perché era una
cosa che ritenevamo giusta e quindi è un impegno che il Consiglio Comunale ha deliberato, è una cosa alla quale naturalmente è susseguita una convenzione che qualcuno ha anche posto alcuni dubbi su come è stata scritta la frase relativa alla questione degli abbonamenti, ok? Quindi anche qui speriamo che la convenzione ci blindi sotto questo aspetto qua. Quello che volevo dirle, consigliere Casagrande, è che una volta che una cosa viene decisa in Consiglio Comunale dovrebbe essere rispettata a tutti i costi, perché il Consiglio Comunale è sovrano, quindi non si tratta solo di un'opinione, ma si tratta di un deliberato e quindi di una forma di impegno. Per quanto riguarda il consigliere D'Arè, sì, lei evita Piazza Meschio, però ci sono i cittadini che ci abitano là a Piazza Meschio, quindi sì, lo so D'Arè, ma infatti, esatto, ma infatti questo è grave, lo so, sì, ma mi sa silenzio in aula, mi sa non che vi siamo in sentono. tanti a lavorare per Piazza Meschio, questo è scandaloso, ha ragione, sì. No, ma lo so, non sto polemizzando, faccio... Dai. Sì, avete scelto la persona D'Arè. sbagliata per sposarvi, insomma, ecco. Vabbè, grazie. Consigliere Bastiani. Ma almeno, voglio dire, una lezione possiamo registrarla, perché alla fine la questione è abbastanza semplice. Se quando si fanno delle opere pubblico-privato e il privato deve assolvere a degli impegni, prima il privato opera e realizza gli impegni pubblici, prima, e dopo fa il resto. Come succede solitamente dappertutto. In questo caso è stata fatta un grosso errore di valutazione, perché se fosse stato fatto così la piazza sarebbe stata fatta, finita, e una volta finita avrebbe potuto procedere e le cose non sarebbero andate avanti 20 anni, ma in meno di metà tempo le avremmo realizzato. Quindi cerchiamo di far memoria almeno degli errori che abbiamo, mettiamola così, abbiamo commesso. Consigliere D'Arè. Non si tratta di far memoria, si tratta di dire che nella stipula di quella convenzione abbiamo messo a tutela e garanzia una fiduzione di Zurich, proprio a tutela e garanzia, che poi alla fine è quella che siamo riusciti a portare a casa. Non siamo riusciti a portare a casa, allora la stipula di quella convenzione e la relativa fiduzione era progressiva con le opere pubbliche. Cioè è il Tribunale che ha dato una sentenza poi definitiva su cosa doveva dare uno e cosa doveva ricevere l'altro. Quindi l'operazione è stata fatta chiaramente cercando di dare una tutela all'amministrazione comunale, che in quel momento ha fatto l'accordo pubblico-privato, e a garanzia dell'accordo pubblico-privato c'è stata la fiduzione. Poi è andata come è andata, lo sapete, avete fatto 5 anni anche voi di difficoltà di relazione con la controparte. Dobbiamo trovare una soluzione, quantomeno adesso l'opera in qualche maniera è finita, in qualche maniera siamo riusciti a consegnare Piazza Meschio, che prima era un cratere, adesso almeno ha una piazza almeno sopra, non è agibile la parte sotto, dobbiamo trovare le soluzioni per la parte sotto. Il sindaco, la giunta e chi per esso sta cercando di fare l'operazione. L'ideale sarebbe di poter conglobare quelli che sono i parcheggi pubblici nel contesto generale. In questo momento noi siamo sempre con e quindi cercare di trovare la stessa soluzione con questo. Poi
il 50 centesimi in più, il 50 centesimi in meno, l'importante è che chi magari ha bisogno in quel momento di parcheggiare in Piazza Meschio lo possa fare. Questo è quello che che tutti si auspicano, ma c'è la difficoltà di trovare le sinergie di entrambe le parti per chiudere questo passaggio che ormai è diventato infinito. Consigliere Casagrande. Per chiudere l'argomento con la collega, questa sera è particolarmente affezionata ai miei interventi. Sì, un emendamento per portare a casa un risultato che comunque da 20 anni, come già citato dal collega D'Area, di sicuro ha creato parecchi attriti e situazioni poco piacevoli. Il sindaco e la giunta cercano di lavorare per il pubblico e non di sicuro per interessi privati. Si sta trattando, la trattativa non è di sicuro facile, bisogna mettere d'accordo due parti e cercare di portare a casa il risultato migliore. Cosa si aspetta di più? Ci aspettiamo tutti, ci auguriamo tutti che il risultato sia il migliore per i cittadini, per chi deve utilizzare il parcheggio. Non si può, se lei ha delle soluzioni più interessanti e ha in mano dei dati, dei confronti con chi deve utilizzare il parcheggio, può metterlo sul tavolo al servizio del sindaco, ben venga, insomma di sicuro è più utile presentare piuttosto che criticare. Grazie. Consigliere Dus. Buonasera a tutti innanzitutto, visto che è il mio primo intervento. Trovo straordinario che quando ci sono delle questioni molto ingarbugliate si ricorra soprattutto dalla parte della maggioranza a un rinnovato spirito ecumenico, a tratti episcopale, dove tutto è molto complicato, molto più complicato di come può apparire, e quindi siccome è complicato, allora no, guarda Tony, non è che io so bene quello che voto, appunto. Siccome è molto... Consigliere D'Area. Sì. No, guarda che avete presentato a voi. Consigliere Dus vada avanti nel suo ragionamento. Siccome è tutto molto complicato e le cose le trasciniamo da molto tempo, dobbiamo venirci tutti un po' incontro e quindi le cose dobbiamo risolverle assieme. E invece, come mi ricorda giustamente il consigliere D'Area, 5 anni fa, anzi 3-4 anni fa, quando c'eravamo noi in maggioranza, le cose non erano così che dovevamo risolvere tutti assieme. Mi pare che la battaglia su Piazza Meschio, visto che noi l'avevamo ereditata in una certa maniera, l'abbiamo consegnata alla città in un'altra maniera, le avete fatte anche abbastanza in maniera feroce. Ora si tratta di risolvere l'ultimo scalino di questa gravosa vicenda e quindi, per carità, si tratta dell'ultimo scalino e non di rifare l'intera piazza. Un'operazione complessa che non serve ricordare perché insomma è una delle poche che ne abbiamo discusse per anni qui dentro e anche fuori in città e che però si è compiuta. Ora, appunto, ripeto, si tratta di cesellare questo ultimo passaggio con una proprietà non sempre accondiscendente, anzi, tutt'altro. Trovo strano l'assenza dell'assessore Antiga, non so, evidentemente aveva altri impegni, che l'altra volta diceva che comunque lui aveva avuto un rapporto particolare con la proprietà e era riuscito insomma ad interloquire e a portare a casa dei risultati, se non sbaglio. Adesso volevo capire quali erano i risultati e che passi avanti erano stati fatti da questo punto di vista. Consigliere Denardi. Buonasera a tutti. È stato detto prima da soggetto altamente qualificato perché ha avuto a che fare parecchio con la nostra controparte, dico nostra del comune. In questa vicenda ha avuto a che fare parecchio che chi
con chi ci confrontiamo come Comune di Vittorio Veneto non è il soggetto con cui ci confrontiamo non è particolarmente diciamo così pronto a tenere puntigliosamente ferme le obbligazioni assunte nei vari documenti sottoscritti col Comune. Riprova è il fatto che il Comune si è ritrovato più e più volte a confrontarsi in tribunale con chi è in questo momento a reggere le sorti di quel parcheggio interrato. Proprio per questo, l'ho detto anche l'altra volta, io mi sarei aspettata una maggior precisione, un maggior dettaglio, un maggior rigore nella stesura della convenzione, in ossequio a quello che era stato l'indicazione del Consiglio Comunale, data in seguito espressamente a un emendamento approvato da tutto il Consiglio Comunale, circa un anno fa, perché era aprile, se non ricordo male, del 2021. Questo a mio avviso non è stato fatto, nel senso che la Convenzione lascia dei punti di domanda in relazione ai possibili oneri per gli utenti che vogliano usufruire del parcheggio in abbonamento. Speriamo che la situazione si risolva per queste persone nel migliore dei modi, credo che sia l'auspicio di tutti quanti noi, e questo non è una questione di ecumenismo, ma credo di raziocinio minimo. Però in questo momento quella situazione, quella particolare vicenda, insieme a quella degli orari di apertura, non si sono ancora risolte, e questo è sicuramente un problema per chi ha queste necessità e di parcheggiare dopo le ore 20 e di parcheggiare senza utilizzare sporadicamente ma in modo continuativo il parcheggio. Ovviamente appunto auspichiamo, come detto, che la situazione si risolva rapidamente nel migliore dei modi. Non è detto che questo succeda, spero che non ci dovremo trovare qui di nuovo per l'ennesima volta ad affrontare questa vicenda, che ormai credo abbia annoiato più o meno tutti quanti, indispettito più o meno tutti quanti, stufato più o meno tutti quanti. E credo che la comunità di Meschio, ma la comunità vittoriese, abbiano diritto finalmente a veder chiuso questo capitolo che, come è stato detto, è durato tantissimo, troppo decisamente, ma sul quale sono pesate anche una serie di situazioni, a mio avviso, in tutta onestà, non necessariamente tutte attribuibili ai soggetti coinvolti nella vicenda, ma magari anche vicende esterne, andamento complessivo del mercato, a mio avviso anche una stessa sentenza che parrebbe non c'entrare niente, ma c'entra molto, della Cassazione a sezioni unite sulle obbligazioni passive dei condomini, perché quando mi si continua a venire a dire che la manutenzione era inizialmente attribuita al privato e non lo è più, ricordo che dopo quella convenzione la Cassazione, qualche mese dopo, a sezioni unite ha stabilito che le obbligazioni del condominio passive non sono solidali ma sono parziali, e chiunque tra i colleghi abbia avuto l'occasione, colleghi avvocati, di fare un'esecuzione contro un condominio, non un condominio di 3 persone, ma un condominio di 50, 60, sa benissimo che la prima cosa che deve fare è farsi il segno della croce e sperare che la cosa non assuma profili allucinanti. Io ne ho fatta una e giuro che non ne farò mai più una in vita mia. Quindi il fatto che la manutenzione sia passata a carico del Comune di Vittorio Veneto è sicuramente uno svantaggio, ma visto come andrebbe un'esecuzione nei confronti del condominio,
che modalità bisognerebbe assumere per fare un'esecuzione nei confronti del condominio per recuperare le spese di manutenzione qualora il condominio non ne adempiesse, signori miei, non la vedo come questa perdita trascendentale. Purtroppo in questo caso, vabbè, consigliere Bastiani, lei non lo ritiene, vabbè. Prego? Non ho detto che abbiamo fatto un affare, ho detto che è intervenuta una cosa, una sentenza della Cassazione a sezioni unite, che ha alterato quello che era la situazione precedente. Non ci fosse stata e l'obbligazione del condominio fosse stata solidale e non parziale, quindi bastava andare contro uno dei condomini e non pro quota contro tutti, non starei facendo questo ragionamento. Ma siccome guardo le cose in concreto e come prima in relazione a Cesana Malanotti si è detto su alcune un contenzioso si è deciso di chiuderlo perché era meglio chiuderlo, perché era più conveniente chiuderlo, dico allo stesso modo che una manutenzione magari di 500 euro, dover andare a fare un'esecuzione contro decine di persone, sinceramente non lo vado a fare, è più il costo di quello che recupero. Purtroppo è così. Questa cosa non era obiettivamente prevedibile prima e sto parlando di una convenzione che non ha siglato l'amministrazione di cui ho fatto parte, per cui non ho nessun interesse a dire questa cosa, assolutamente, anzi magari avrei anche l'interesse contrario. Io dico che semplicemente è intervenuta una modificazione nell'interpretazione della norma che ha reso molto meno appetibile, molto meno interessante dal punto di vista economico che la manutenzione venisse fatta rimanesse a carico del condominio piuttosto che del comune di Vittorio Veneto. Tutto qui. Non ho detto che abbiamo fatto un affare, ho semplicemente detto che il rapporto costi-benefici si è alterato successivamente e così sono intervenute tutta una serie di cose. Alcune erano prevedibili, altre no, probabilmente sì. Ci sono stati degli errori, probabilmente sì. Consigliere. Speriamo che gli errori finiscano da tutte le parti. Grazie. Consigliere De Bastiani. Sì, solo una risposta. No. Ha già fatto 2 interventi. Il regolamento dice questo, mi spiace. Vabbè, non vedo altri interventi. Passiamo alla dichiarazione di voto, se qualcuno vuole farla. Passiamo in votazione. Allora, per la delibera discussa in oggetto, favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, sulla mano 6. Contrari? 1, 2, 3, il resto insomma. Astenuti? Nessuno, 0. Allora, la mozione non è bocciata con voti contrari 11, voti favorevoli 6 e astenuti 0. Vi chiedo un minuto di pausa che dobbiamo installare un computer per la prossima delibera. Un minuto però.
Sì, le bravissimo, le bravissimo. Forza, entriamo. Forza. Prendiamo posto. Per cortesia sediamoci sui banchi. Aspetta che non vi vede. Allora, ultimo punto all'ordine del giorno, variante urbanistica per la riqualificazione dell'ambito denominato area Borca, adozione ai sensi dell'articolo 50,6 della legge regionale 61/1985 e dell'articolo 48,1 della legge regionale numero 11/2004. Lascio la parola per l'illustrazione qualitativa al sindaco e poi per la presentazione di tipo tecnico all'ingegner Curti. Allora, questa sera torna in Consiglio Comunale la questione nota come area Borca. Sarei curioso di vedere in altri comuni se le cose sono lunghe come a Vittorio, dove vengono proposte e riproposte. Vabbè. Comunque, facendo un rapido excursus di quanto è successo fino ad oggi, le puntate precedenti, si parte dal fatto che ci sono dei proponenti, un intervento nell'area cosiddetta Borca, che noi chiamiamo Borca, e per due stabili già esistenti nel lato nord della stessa. I proponenti hanno chiesto appunto la realizzazione sull'area Borca di poco meno di 5.000 metri cubi di residenziale posizionati in un certo modo, e in cambio avevano offerto all'amministrazione parte dell'area verde del prato, che tutti noi conosciamo bene, trasformato in giardino a carico, con manutenzione a carico del comune. All'epoca l'amministrazione ritenne che questo tipo di beneficio pubblico non fosse di interesse per Serravalle, individuando piuttosto la possibilità di utilizzare un lungo sedime lungo la strada per connessione di ciclabile e un'area detta polifunzionale, fondamentalmente un'area che con la sovrintendenza anche personalmente avevo calpestato il posto per definire come doveva essere, cioè senza muri di contenimento in modo da non interrompere il verde, e anche la superficie fosse di aspetto verde ma sufficientemente solida per sopportare il suo lavoro di parcheggio, il tutto a servizio di Serravalle. Quello ci pareva essere un beneficio pubblico utile per noi. La proprietà si era anche impegnata di donare alla parrocchia 2 campetti di gioco che ci sono a fianco del sagrato della chiesa. Con quella proposta così congegnata e con un impianto di delibera appunto favorevole allo scambio, alla realizzazione degli immobili con beneficio pubblico così strutturato, siamo venuti in Consiglio Comunale. Abbiamo trovato pareri discordi da chi voleva che il prato rimanesse sempre così, a chi avrebbe concesso la realizzazione per prendere il treno di questa opportunità di avere un servizio in più per Serravalle. Alla fin fine il Consiglio decise di incaricare il sindaco di tornare dai proponenti e cercare di avere un qualcosa in più di quanto avevano offerto. Io ci sono stato quasi subito con i proponenti a parlare di questa cosa.
I proponenti avevano cambiato completamente idea, cioè non assentivano più a consegnare un'area strutturata a parcheggio e hanno riproposto la semplice cessione di area trasformata in giardino in proprietà e cura del comune. Poi c'è stato quel fatto increscioso, doloroso, per cui abbiamo interrotto le pratiche e le riprendiamo questa sera. Praticamente c'è la riproposizione fondamentalmente della stessa delibera che abbiamo già visto, dove cambia soltanto l'offerta fatta dalla proprietà. A voi, magari l'ingegnere avrà la cortesia di rinverdire un pochettino quella che è la situazione e dopodiché aspettiamo il parere di tutti. Buonasera. Il sindaco ha già fatto un'introduzione completa. Noi ripartiamo quindi da dove ci eravamo lasciati lo scorso 22 settembre. L'area chiaramente la conoscete, giusto per inquadrarla ho proiettato il piano regolatore vigente. Il piano regolatore vigente che prevede questo comparto che vedete qui perimetrato, insieme a quest'altra parte sotto come scheda norma numero 2. Adesso vediamo quali sono le proposte che invece avanza la ditta. Scusate un attimo. Allora, la scheda norma attuale da piano vigente è questa. Scusate perché io ho un... Sì, mi sembra abbastanza leggibile. Eccola. Ricordo che nella scheda norma prevista dal nostro piano regolatore non sono compresi i 2 edifici e non è compresa l'area a parcheggio nell'angolo a nord-est. Comprende invece tutta l'area, il prato diciamo, e comprende le pertinenze della chiesa e la strada. La ditta ha proposto allora in variante la seguente soluzione, scusate che magari la ingrandisco un attimo, per cui l'ambito, ce la posso fare, l'ambito della scheda viene ampliato comprendendo quella che è tutta la proprietà oggi della ditta, quindi comprende anche i 2 fabbricati posti a nord, comprende quest'area che prima era esclusa e che il piano regolatore destinava a parcheggio, tutta l'area verde e continua a comprendere la chiesa con le pertinenze. Come nella precedente proposta, la ditta propone di fare la perimetrazione di ambito urbano di degrado ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 del 2017 e quindi in questo ambito di edificare in questo trapezio che vedete qui indicato in bianco che è stato indicato precisamente dalla sovrintendenza in un decreto di vincolo, laddove viene detto che l'unica possibilità edificatoria di tutta quest'area dovrà essere concentrata in questa porzione di terreno. Dopodiché la ditta propone di cedere al Comune quest'area che vedete punteggiata un po' più chiara, oltre a questa, qua sotto, ai parcheggi che verranno realizzati qua e una quota parte di parcheggi realizzati in questa zona, poi magari vediamo più nel dettaglio, mentre ha ceduto alla parrocchia i campetti da gioco che sono in questo ultimo lembo qua ad est. Questa è la proposta di scheda di variante al piano regolatore vigente, quindi la variante alla scheda norma che abbiamo. Eccola qua. Una planimetria di progetto che forse ci rende un po' più chiare le proposte che vengono fatte. Un attimo di pazienza, eccola qua. Quindi quest'area in grigio è tutta la zona verde che viene ceduta, assieme a questa, ai parcheggi qua campiti in rosso,
a questi altri parcheggi campiti in azzurro, mentre i campi da gioco sono ceduti alla parrocchia e questa è l'area di sedime dove verrebbe concentrata questa volumetria che assommerà al massimo a 5.000 metri cubi. Quindi questa è la proposta di variante, per il resto rimangono immodificate le cose che già avevamo viste la volta precedente, eccezion fatta che nel frattempo sono stati acquisiti i pareri del Genio civile e dell'ULSS, che sono obbligatori quando si tratta di una variante urbanistica. Per quanto riguarda il Genio civile abbiamo il parere sia sulla parte di edificabilità, quindi il parere sismico, che sulla parte idraulica. Adesso rispetto alla proposta precedente c'è una modifica, perché prima, se ricordate, qui avevamo una piastra destinata a parcheggio, adesso la parte destinata a parcheggio è sensibilmente ridotta. Chiaramente dopo l'adozione si dovrà aggiornare questo parere, anche se sotto il profilo idraulico la situazione che viene proposta con questa variante è migliorativa rispetto alla precedente proposta, in quanto vi è una impermeabilizzazione inferiore, non venendo realizzata tutta la piastra a parcheggio. Per quanto riguarda invece il parere dell'ULSS, la realizzazione o meno della piastra a parcheggio è assolutamente irrilevante, quindi il parere dell'ULSS mantiene la sua validità. Altra cosa da tenere presente è che comunque, non essendo ancora noi dotati di PAT, l'adozione della variante comporta necessariamente poi l'invio in sovrintendenza in regione della stessa, in quanto è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS, perché appunto non avendo il PAT dobbiamo fare anche questo passaggio prima dell'eventuale approvazione. Questa è in estrema sintesi quella che è la situazione ad oggi. Bene, basta così? Penso che le premesse sono le medesime della volta scorsa, Bene. quindi immagino che siano note. Allora apro la discussione, se qualcuno si vuole prenotare. Consigliere Rasera. Buonasera. O se avete delle domande tecniche, facciamo un primo giro di domande tecniche e dopo magari così l'ingegnere risponde e poi facciamo l'intervento. Quindi questa sera siamo chiamati a votare un parere favorevole per un'area verde da manutentare, chiaramente a spese del Comune. Questi 18.000 metri quadri da manutentare a spese del Comune, mi sbaglio? Quindi partiamo da una piastra polifunzionale che serviva come il pane a un quartiere come Serravalle, a una pista ciclabile che si poteva fare lungo la strada e collegare Vittorio 2 a Serravalle, che chiaramente aiutava i ciclisti e i pedoni a transitare da questa parte qua invece che transitare in via da Milano, ha un verde da manutentare. Io non so come si possa pretendere che qualcuno voti sta cosa qua, almeno io non la voterei neanche morto. Cioè, io credo che invece di avere una cosa migliorativa abbiamo qualcosa che ci crea solamente spese e basta. Grazie. Grazie, consigliere Rasera. Consigliere Bagliana. Io ho solo due questioni tecniche principalmente al momento da porre. Domanda. Allora, per quanto riguarda la delibera ingegner Curti, le volevo chiedere, tra gli elaborati ci sono gli elaborati di analisi e gli elaborati di variante. Tra gli elaborati di analisi su per giù sono gli stessi della volta scorsa, mentre tra l'elaborato di variante abbiamo solo la scheda normativa 2 variante e non abbiamo invece le norme tecniche di attuazione, la variante di estratto. Le volevo dire, è d'obbligo averla in una delibera
o possiamo soprassedere rispetto a questo documento? Perché altrimenti io come faccio a rapportarmi con... Chiedo, Prima domanda. Tecnica. Sì, domanda tecnica. Sì, anche, prego, anche la consigliere mia. Dus. Nell'impianto viene scritto richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio, con la quale si prende atto della nuova istanza di riqualificazione dell'area Borca, sostitutiva della precedente istanza. E volevo sapere, siccome noi non abbiamo, per avere accesso al verbale di Giunta dovremmo fare una richiesta accesso atti, volevo sapere se lei aveva capire qual è stata la votazione della Giunta, se la Giunta è a favore o no di questa proposta. Perché dall'intervento del sindaco non si evince questo, quindi se è a favore o contro, insomma, ecco, questa è la domanda. Grazie consigliere Dus. Consigliere De Bastiani, domanda sempre. Sì, una domanda tecnica all'ingegnere, non so se è in grado di rispondere. Volevo capire se lei ha e può informarci sulle eventuali tempistiche per la discussione e l'approvazione del PAT, visto che le cose non sono così sono analoghe e quindi collegate tra di loro. Grazie consigliere. Consigliere Tonon, domanda Sì, sempre. grazie Presidente. Allora, un paio di osservazioni da un punto di vista tecnico. Sì. Se non ricordo male, quando abbiamo fatto commissione, nel plico presentato dall'architetto, quindi dalla proprietà, c'era scritto, però lo chiedo perché potrei sbagliarmi, dove c'erano le indicazioni catastali, esatto, c'era scritto dichiara la proprietà e c'era un'unica proprietà, se non ricordo male. Era assegnata un'unica proprietà, dove ci sono le indicazioni catastali. Mentre invece nella proposta di delibera c'è scritto che le 4 ditte proprietarie degli immobili, poi vabbè, una domanda di un soggetto e poi gli altri 3. Era per capire, cioè sono 1, 3, 4, giusto per questione di correttezza. 2, a parte che in 2 posti secondo me è sbagliato il nome, ma vabbè, quello si può correggere. L'altra domanda tecnica è questa, dove c'è a pagina 4 del deliberato è citato pari pari quello che è l'articolo 2 della legge regionale che lei, ingegnere, ha citato prima, la 14 del 17, e parla al punto 2 del degrado urbanistico. Leggo testualmente. Degrado urbanistico riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado o assenza degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature e infrastrutture non utilizzate o non compatibili sotto il profilo morfologico, paesaggistico o funzionale con il contesto urbano in cui ricadono. Al valutato che c'è sotto riporta una parte, mi pare di capire, di queste caratteristiche elencate in maniera molto precisa nella legge regionale. Valutato, scrive la proposta di delibera, che nel caso in esame si possa riconoscere tanto il degrado edilizio, come evidenziato negli elaborati che accompagnano la richiesta di perimetrazione dell'area, quanto e soprattutto quello urbanistico, e poi riporta per l'impianto disorganico e incompiuto dell'area, è praticamente quello che c'è scritto, per la scarsità di attrezzature, servizi e spazi pubblici, per la presenza di aree libere. Ma nella legge c'è scritto carenza di aree libere, non presenza di aree libere. Qua non c'è proprio la carenza di aree libere, anzi, se 18.000 metri vogliono regalarli, proporli come beneficio pubblico, direi che carenza di aree proprio non ce n'è. Che poi si dica con un utilizzo non compatibile con il contesto urbano in cui ricadono, ricordo che la coltivazione può essere fatta
in qualsiasi ambito cittadino, no, dicevo che qua c'è scritto per la presenza di aree libere, mentre invece nella legge si parla di carenza di aree libere, che a me pare esattamente il contrario di quello che si valuta dopo, anche se c'è scritto con un utilizzo non compatibile con il contesto urbano in cui ricadono. Ora, giudicare la compatibilità o meno quando sappiamo che all'interno di un'area urbana la coltivazione è libera, non serve, cioè addirittura in un'area edificabile io posso coltivare, quindi dire che non è compatibile la vedo francamente dura. Volevo chiedere da un punto di vista tecnico come vengono giustificate queste affermazioni, grazie. Altre domande? Facciamo rispondere, Sindaco, prego. Un secondo solo, rispondo io a Marco. In giunta, come si diceva l'altra volta, era arrivata la pratica, ma la giunta dal momento che conscia che doveva passare in consiglio comunale ha potuto fare altro che prendere atto dell'esistenza rimandandolo in consiglio. Lo avevamo già detto anche l'altra volta. Scusi, questa è una domanda e una... Ma no, era per replicare, ma lo faccio dopo. Dopo. No, certamente, hai ragione. Prego, ingegnere. Allora, io mi sono presa degli appunti veloci, spero di aver capito bene tutte le domande, casomai mi correggete cortesemente. Per quanto riguarda il discorso degli allegati alla delibera sono allegati, scusate, l'elaborato di analisi che comprende al suo interno, che è quel fascicolo, anche le norme di attuazione. Per cui di fatto le norme di attuazione per questa zona invariante sono all'interno di questo elaborato. Quindi certo, sono a pagina 54. Scusi un attimo che le proietto. Eccole qua. Hanno recepito la diversità di quanto viene offerto, chiaramente, però sono a pagina... Sa che sono sbagliate anche quelle, perché ci sono degli errori dentro su quelle norme. Può essere che ci siano degli errori, però comunque sono quelle a pagina 54. Sulla delibera ha già risposto il sindaco. Per quanto riguarda le tempistiche del PAT, fermo restando che dipendono in parte dagli uffici, in parte da tutta una serie di altri attori estranei all'amministrazione, noi questa settimana abbiamo chiuso la redazione delle norme della relazione del PAT, per cui contiamo con la prossima settimana di consegnarle all'amministrazione per poi poter cominciare ad acquisire i pareri del Genio Civile e quindi andare in adozione. La tempistica di approvazione, purtroppo, io posso dire che verosimilmente nei prossimi mesi riusciremo ad adottare, ma anche qua tra l'adozione e l'approvazione c'è tutta la fase di VAS che non dipende dal Comune, ma dipende dalla Regione, possono impiegare 4 mesi, 10 mesi dopo. Quindi lì staremo a vedere, non sono in grado di dare una risposta a questo. Comunque a questo punto siamo abbastanza, direi, a buon punto. Per le proprietà ha assolutamente ragione il consigliere Tonon, nel senso che non è stata modificata quella tavola che vi proiettavo prima, scusate perché questo è lentissimo, comunque vabbè, dove è stata indicata come proprietaria solamente la signora De Stefani, che era proprietaria quando è stata presentata la precedente proposta che avevamo visto a settembre. Nel frattempo uno dei 2 fabbricati è stato venduto, una parte di uno dei 2 fabbricati è stato venduto, così come, eccoci qua, che è
questo fabbricato, una parte è stata venduta, così come dicevo prima, questa parte dove ci sono i campetti da gioco sono stati già ceduti alla parrocchia, quindi di fatto oggi le proprietà e questo fabbricato è della figlia della signora, quindi di fatto le proprietà sono 4 oggi, come riportato nella delibera. Sono rimasti invariati invece gli estremi catastali, quindi non è stata sostituita questa tavola, si può sostituire senza alcun problema. Pagina 4 della delibera, eccomi qua, scusate. Allora, è verissimo che io posso coltivare dove voglio, su questo non abbiamo dubbi, nel senso che per fortuna almeno per coltivare non serve chiedere un permesso di costruire. È anche vero che in un disegno di una città un campo di pannocchio o un campo abbandonato in centro storico non è urbanisticamente conforme. Dopodiché, se nessuno interviene e non ci fa qualcos'altro, il proprietario ha diritto a coltivare. Però se io faccio una valutazione di tipo tecnico, dico che quest'area libera, che effettivamente è grande e importante, quindi non c'è la carenza, è un'area che in questo momento ha un utilizzo non compatibile, non tanto perché è vietato, ma proprio nel disegno della città il campo incolto piuttosto che il campo di grano non appartiene a quello che è un centro storico o un centro comunque edificato, come era nella prima tavola che vi ho fatto vedere, che c'era il piano regolatore. Di fatto, se noi vediamo tutto attorno a quest'area, qua abbiamo addirittura una zona produttiva, ma vabbè, è l'Italcementi. Sì, no, infatti, ma questo lo sappiamo assolutamente che non è compatibile, ci mancherebbe. Però abbiamo tutto attorno centro storico o zona B, quindi siamo assolutamente all'interno di quello che è il tessuto edificato e costruito della città. Un parco forse è più adatto che non un campo di pannocchia. Ecco, questo era il senso di quel valutato. Bene, c'è qualche altra prenotazione? Partiamo con la discussione. Sì. C'è qualcuno che si prenota oppure... Consigliere Dus, primo intervento, prego. Sì. Non ho ben capito la risposta del sindaco e mi permetto di ritornarci sopra, nel senso che la giunta è un organo esecutivo, no? Quindi mi immagino che se la delibera è stata qui portata, evidentemente la giunta ritiene che sia una delibera approvabile, altrimenti non l'avrebbe portata. Perché discutere di una cosa su cui la maggioranza non è in primis d'accordo? La si porta e evidentemente, avendo a monte sentito la maggioranza su questo tema, mi immagino io, generalmente si fa così, però può essere anche un tema di discussione e quindi, no, siccome lei non mi ha detto se è a favore o contrario, allora io... Sì, ma infatti, come ho cercato di farle capire, è stato un errore, ce la siamo ritrovata in giunta e non era un argomento da trattare, per cui abbiamo semplicemente preso atto, non trattandolo. Non abbiamo trattato in giunta. No, non ho capito. Cioè, voi non volevate trattare questa cosa qui e ve la siete trovata? In giunta ci è arrivato questo argomento, abbiamo preso atto di che cos'era e non l'abbiamo trattato. Abbiamo preso atto della sua esistenza in pratica. Io non ho capito. Se posso... Sì, perché io non ho capito, sì, prendere atto dell'esistenza, siccome adesso la roba è qua, allora io dico, ne prendo atto anch'io che c'è, benissimo. E quindi, allora...
No, allora scusatemi, è stata portata in giunta non tanto perché la giunta, cioè noi stiamo parlando di una variante al piano, quindi la giunta non ha competenza sulla variante al piano, questo non è un piano di lottizzazione di competenza della giunta, è una variante al piano regolatore, l'unico organo competente è il Consiglio Comunale. Questa vicenda però, e lo sapete benissimo, è anche riportato nella proposta di delibera, ha una storia piuttosto articolata, per cui il passaggio in giunta non è stato tanto perché la giunta decidesse ci va bene o non ci va bene, perché non lo poteva dire, solo perché sapesse che era arrivata questa proposta di variante, punto e basta. Era per mettere a conoscenza in maniera ufficiale la Giunta della proposta di variante, non aveva alcun altro senso, tant'è che prende atto che è stata presentata, ma non dice null'altro e non era stato chiesto alla Giunta di dire null'altro perché la Giunta non avrebbe potuto dire nient'altro. Prego. Grazie per il chiarimento. Quindi, preso atto che la Giunta non doveva votare, io vorrei sapere la Giunta cosa ne pensa di quest'area qui. Posso fare questa domanda? Questa proposta, se è una proposta che la Giunta condivide oppure no. Siccome lei, il Sindaco, fa la sintesi, magari può parlare a nome di tutta la Giunta. Ecco. Intanto faccio questa prima domanda. Siccome ci troviamo di fronte a un'emergenza architettonica di altissimo pregio storico e identitario, quale la Pieve di Sant'Andrea e Bigonzo, è un tema effettivamente molto sentito e anche molto delicato. Non ho capito bene l'intervento l'ho capito bene l'intervento del consigliere Rasera, però non lo condivido in toto. Secondo me la proposta che qui ci viene presentata oggi, pur presentando dei limiti che avevo già descritto la scorsa volta, è sicuramente migliorativa rispetto a quella sicuramente migliorativa dal mio punto di vista rispetto a quella di realizzare una piastra e chiamatela come volete, una colata di cemento. Secondo me l'inserimento all'interno di quel contesto là di un giardino, di un parco, o chiamatelo come volete, è un elemento che va ad inserirsi, ripeto, in maniera adeguata in quel contesto là, e potrebbe dare anche sbocco alla cittadinanza, la possibilità alla cittadinanza di vedere, avere un punto di vista differente, poiché quel campo lì francamente non viene mai attraversato da nessuno, perché non ci si passa a piedi, perché si fa tutto il tragitto dei Meschietti. Quindi potrebbe avere creare delle opportunità che in questo momento non ci sono e non ci saranno se non verrà percorsa non verrà approvata questa delibera. Quindi francamente, ripeto, io sono contento che sia stata fatta questa proposta, perché la ritengo migliorativa rispetto a quella fatta precedentemente. Naturalmente però i vizi che avevo espresso la scorsa volta e i problemi permangono, non è che sono stati superati. Trovo un po' bizzarra questa discussione in cui la maggioranza propone al Consiglio, perché le proposte vengono dalla maggioranza, non è che vengono dalla minoranza, una proposta sulla quale alcuni di loro già dicono di non essere d'accordo. Forse no, lei esprime la sua opinione naturalmente come singolo, però adesso sentiremo il resto dei consiglieri, al che, ripeto, torno a chiedere, ma allora di cosa stiamo discutendo se la maggioranza non è d'accordo di portare avanti questa proposta? Grazie, consigliere Dus. Prego, consigliere Rossetto. Allora, la volta precedente abbiamo sospeso il Consiglio Comunale perché voi della minoranza avevate proposto, io avevo fatto una proposta e voi avete portato una modifica. La cosa era nata dando mandato al sindaco di andare a interloquire con la proprietà
perché riuscisse ad avere più visibilità pubblica. Per me questa sera il sindaco perché ci aveva promesso che avrebbe riportato in consiglio comunale la risposta che avrebbe dato la proprietà, cioè quello che sarebbe riuscito ad ottenere, quindi ha portato solo questo questa sera, perché ce l'aveva promesso. Adesso se a noi va bene quello che la proprietà ci propone è un conto, se non ci va bene è tutta qua la questione. Grazie. Grazie consigliere Rossetta. Altre opinioni? Consigliere Gomiero. L'altra volta mi ero astenuto perché ritenevo quella piastra, quella colata di cemento che voi chiamate, c'è la stessa colata di cemento anche in Piazza Meschio, dove c'era un piazzale, ma dove c'è il parcheggio ha messo delle mattonelle dove cresce l'erba. C'è la stessa colata di cemento davanti alla pista atletica. Ritenevo che anche magari più contenuta quella parte di spazio dedicata di parcheggio per Serravalle, visto che sono state raccolte anche delle firme là, solite raccolte firme che non servono a niente, inducesse la proprietà a parlare un po' di più o interloquire un po' di più con il comune per trovare una soluzione e poter andare avanti con questo progetto. Io l'ho visto come voi 10-15 giorni fa, 20 giorni fa, quando ce l'hanno presentato, e ho detto, ma a che conclusione siamo giunti? Cioè, tornare indietro che ci danno 18.000 euro per 300 rotti mila euro di valore, ma la valenza pubblica di questo lavoro qua è avere tutta quella terra lì, in quella buca là, senza portarla a livello, senza niente, per avere un parco. Cioè, Vittorio Veneto è cablata di parchi, di percorsi pedonali, ne abbiamo fatti Sant'Augusta, di qua, di là, Monte Altare, siamo dentro nell'UNESCO, ne discuteremo la settimana prossima. Ci serve quel parco lì. Allora, e però non vi andava bene una ciclabile in via Pictarca, una ciclabile che percorresse da Pieve di Bigonzo fino all'incrocio qua, quello che avevamo chiesto non andava bene, va bene quello spazio di terra là libero, però con le case. E allora, se il comune non ha un valore aggiunto a livello parcheggi, a livello ciclabile e soprattutto io mi speravo di trovare un tavolo senza venire in consiglio comunale e dire sì o no di sta roba qua, dove si discutesse di quella meravigliosa chiesa. Abbiamo una Pieve di Bigonzo accerchiata dalla strada, c'era la possibilità di spostare, come aveva proposto l'assessore Rosset, 30 metri da strada, dove c'erano i campetti, fare la strada su quel sedime là, se c'era la possibilità o i soldi, e mettere in sicurezza completamente quel sagrato. Invece abbiamo scelto, hanno scelto di cedere i campetti esistenti alla parrocchia. La parrocchia non si potrà lamentare se continuiamo a girare attorno a quella chiesa lì, perché da là deve uscire tutto quell'abitato lì di Sant'Andrea e anche parte di quello che viene fuori dal traforo, gli autoveicoli che possono passare, e portare a casa 18.000 metri di terra, anche no. Tanto quella roba lì ce la siamo trovata, perché era già nei piani che non capisco, sbaglio sempre parole su quel passaggio lì. Comunque, col PAT verrà ripresentata e ripresenteranno la stessa roba. C'era la possibilità di non spendere niente, lasciare la terra a parco di proprietà o non di proprietà e di creare dei servizi ciclabili, pedonali, lungo quella via Pretarca pericolosissima e salvare completamente il sagrato della chiesa. Abbiamo salvato il sagrato della chiesa di Meschio, dopo 20 anni. Abbiamo sistemato un po' il sagrato della chiesa di San Giacomo. Stiamo cercando di sistemare in Duomo la chiesa più antica di Vittorio Veneto del 1200, mi sembra, che è quella che ha più valore artistico. Ci facciamo correre anche il camion magari attorno. E allora non abbiamo capito niente, abbiamo litigato tanto e discusso tanto per trovarci di portare a casa 18.000 metri di terra e lasciare quella parte della città che non puoi neanche, bisogna stare attento quando vai in quella chiesa lì, perché se sbagli a parcheggiare ti arriva una macchina veloce o vieni anche dal traforo, te ne arriva una a destra che non si sa chi ha la precedenza, chi non ha la precedenza, chi corre più piano e chi corre più forte. E siamo da capo, quindi secondo me portare a casa quel sedime di terra lì
senza nessun'altra valenza non è un buon affare. Grazie. Grazie consigliere Gomiero. Altre idee? Non vedo prenotazioni. Consigliere De Antoni. Sì, bisogna anche un po' riprendere con correttezza e ricordando bene le cose che abbiamo detto l'altra volta, no? L'altra volta ci siamo soffermati su tanti punti, ma dal punto di vista formale, dal punto di vista della norma, ci siamo soffermati su 2 punti principalmente. È un'area di degrado? Era la grande domanda che circolava quella sera, no? E quindi abbiamo parlato di degrado edilizio, degrado urbanistico, eccetera. Su questo tema non tornerei, però possiamo ritornare. Cioè, io non credo che quell'area, non riconosco che quell'area sia degradata. Questo è il primo punto, lo riassumo ma posso argomentarlo. Il secondo aspetto era un altro, dicevamo, nel 2019, quando i privati hanno presentato la prima richiesta, era il 24 ottobre del 2019, il segretario comunale, che svolgeva quella volta le funzioni anche di responsabile dell'ufficio tecnico, scriveva: in riferimento alla sua richiesta di cui è l'oggetto pervenuto al protocollo, eccetera, si informa che il Comune di Vittorio Veneto ha dato avvio alla procedura per la redazione del piano di assetto del territorio. Di conseguenza si comunica che la sua domanda verrà visionata in sede di progetto dello stesso. A me sembrava che quella lettera fosse proprio quello che deve essere in effetti fatto. Cioè, sono passati 2 anni, il PAT ha avuto le vicende, sappiamo che è un PAT ormai che ha già più 10 anni di lavoro, insomma speriamo che questa volta riusciamo a portarlo a termine, però a me sembra che sia il PAT il documento nel quale trovare una soluzione a una richiesta legittima dei proprietari di quel terreno. Cioè mi sembra che quella sia la soluzione ideale, ma non correndo dietro alle proposte dei privati, cioè facendo noi come amministrazione nel PAT e nel piano degli interventi, che è un documento, no? Se non sbaglio, ingegnere, che viene considerato all'interno del PAT, dicendo noi cosa vogliamo di quella cosa lì. E qui ritorna quello che ha detto anche il consigliere Gomiero e forse anche, mi sembra anche il consigliere Rosset, quando parliamo di una porzione rilevante, è scritto nella delibera, quindi ripeto quello che è scritto dall'ufficio, parliamo della riqualificazione urbanistica ed edilizia di una porzione rilevante della città sotto il profilo ambientale e urbano, in adiacenza a un'emergenza architettonica di altissimo pregio storico e identitario, quale la Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo, aggiungo io, in prossimità del centro storico di Serravalle, e si inserisce, che è diciamo una delle cose più belle che c'è a Vittorio Veneto, mettendo vicino la chiesa di Sant'Andrea con Serravalle. Dobbiamo pensare, secondo me, e questo l'ho detto anche in commissione, dobbiamo pensare, secondo me, a essere noi nel PAT a individuare cosa vogliamo fare di quella cosa là. Volando alto, riprendendo anche tutta la parte del meschio con le vecchie proprietà di Villa Luccheschi, quello secondo me è l'intervento da fare, perché altrimenti andiamo a fare una cosa, dico io, rispondendo a una legittima richiesta dei proprietari, andiamo a fare una cosa che non porta alcun contributo vero alla città, perché nel parcheggio, permettetemi, quella piastra di cemento che non so bene come verrebbe ma adesso i proprietari non vogliono più proporla, né un'area verde in cui ci sono tutti i problemi di manutenzione, ma è buttata lì per dare una risposta a qualcosa che era emerso in consiglio, ma senza un vero approfondimento. Io dico, fermiamoci, coinvolgiamo i professionisti del PAT, che guarda caso sono gli stessi che fanno anche la proposta, e questa è una cosa un po' su cui sarebbe anche bello ritornare. I professionisti che ci aiutano nel PAT sono anche i professionisti che fanno la richiesta per conto dei privati, cioè torniamo assieme a parlare con loro, troviamo qualcuno che ci aiuti, ma proviamo a fare una proposta che sia importante, che possa anche costare di più al comune, che possa anche avere un minor beneficio economico, ma che possa contribuire a sviluppare questa realtà che tutti voi riconoscete come importante e che ha tutte quelle peculiarità che abbiamo detto. Questo secondo me è il vero passaggio da fare. Se poi vogliamo parlare del degrado possiamo ritornarci, ma
Io sono convinto che non sia un'area degradata così come è riportato nella legge. Noi non la vediamo, voi che siete più vittoriesi più di me, non la vedete come un'area degradata dal punto di vista urbanistico o edilizio. Di degradato sicuramente ci sono i 2 edifici, ma quegli edifici si possono ristrutturare con una semplice concessione edilizia, che tra l'altro era già stata concessa, già stata rilasciata. Quindi separiamo anche i 2 fabbricati, che forse sono i 2 vecchi fabbricati che possono essere ristrutturati, presentino una concessione, la richiesta di permesso a costruire, e dall'altro lato affrontiamo il problema complessivo in maniera come in parte era già stato affrontato nella scheda di piano ancora fatta sempre per citare il sindaco Del Re, era stata fatta dal sindaco Del Re quando si parlava di rendere la parte della via di via Antonello da Serravalle pedonale, si pensava di fare questo camminamento, si pensava di coinvolgere un po' in tutta l'area, pensando un po' alla grande. Questo è quello che io propongo e che ritengo sarebbe una soluzione per uscire da questa situazione. Altre prenotazioni? Consigliere Balliana. Sì, no, velocemente, perché mi sembra di capire le idee che ci sono in aula, insomma. No, volevo dire all'ingegnere Curti che c'è un errore a pagina 54 delle norme tecniche di attuazione, perché è ancora inserita all'interno la piastra qui, cioè a pagina, sì, quindi ci sono degli errori, insomma. Sì, ce ne sono tanti, ma voglio dire, è ancora inserita anche qua dentro, ecco, cioè la piastra polifunzionale è ancora prevista all'interno. Allora, io partirei dalle considerazioni sull'attuale piano regolatore, sulla la scheda normativa attuale, che è stata redatta durante il mandato del sindaco Gian Antonio Del Re, e con l'assessore all'urbanistica Denardi e forse... Flavio Denardi, scusate, e l'architetto Wanda Antoniazzi, e io penso che quando è stata fatta questa tavola è stata fatta con un certo criterio, mi viene da dire, perché osservandola, cioè io l'ho paragonata più di una volta a quelle attuali, a quelle proposte che noi andiamo eventualmente a votare, e mi viene da dire, come è stato detto più di una volta, che è stato usato un criterio di salvaguardia della pieve. Cioè, in questa tavola vigente ho l'idea che ci sia proprio questo obiettivo, cioè la permanenza dell'area verde e la tutela poi della pieve con quello che era il sagrato e con quella che era l'idea di una pedonabilità verso la pieve. Cioè io rivelo questo guardando questo piano urbanistico. Inoltre, guarda caso, il famoso parcheggio inserito a est delle delle case Borca, nord-est, esatto, lo vedo inserito quasi per nasconderlo, cioè voglio dire, lo fanno di 50 posti auto, qua c'è scritto un parcheggio di 50 posti auto, e lo vedo, ingegnere mi aiuti, inserito in modo da tenerlo un po' riparato, chiuso, che non ci sia un impatto, voglio dire, da un punto di vista, cioè io la leggo così la tavola, ecco, quindi quello che voglio dire è che non era pellegrina questa idea, e mi piacerebbe che venisse riproposta, presa in esame, perché ha una sua valenza, ha un suo peso, e proprio per tutela della pieve. Altra cosa, e quindi questo è una questione che vorrei porre, cioè anche se qua sento passare il messaggio che eventualmente in un PAT potrebbe succedere tutt'altro, io porterò avanti questa tipologia di visione che è stata vista 10 anni fa, e la ritengo ancora attuale, più ancora attuale di allora,
perché proprio sul discorso del consumo del suolo, anche se continuiamo a dire appunto che non c'è il consumo del suolo perché è dentro l'ambito consolidato, però mi sa che il concetto di consumo del suolo va oltre le leggi dettagliate della metri quadri, quanto è dentro nel consolidato cittadino o meno. Cioè, consumo di suolo è inteso di nuova fabbricazione, quindi voglio dire, oggi vale ancora di più questo piano regolatore vigente, secondo me, e aveva un suo fondamento, e io sono dell'idea di continuare a portare avanti questo. Per quanto riguarda i fattori di degrado, che concordo nel ribadire che da un punto di vista urbanistico, dal mio punto di vista, non ci sono fattori di degrado urbanistico. Lei, ingegnere, esprime la questione del degrado degli edifici, che però sono edifici, io l'ho ripetuto e ho la testimonianza per quanto riguarda le immagini fotografiche allegate alla SCIA, che è stata chiesta qualche mese fa, in cui gli edifici sono strutturalmente ben messi, il restauro fatto è importante, e quindi non voglio, cioè il discorso del degrado dell'edificio. Qua portate la scheda delle muffe, cioè io ho visto i disegni della muffa sul muro, praticamente sulle pareti, però non c'è nessun elemento di degrado strutturale. Tanto è vero che nella scheda che accompagna la caratterizzazione degli edifici c'è scritto di buon stato, no? Non c'è scritto edifici degradati, lo dice lo stesso architetto. Poi ci sono anche altri fattori che io contesto, per quanto riguarda ad esempio la questione della viabilità, che non è migliorativa nel nuovo intervento, ripeto, per la questione della Pieve, e secondo me non va a tutelare quella che sarebbe il discorso della Pieve. E per quanto riguarda la questione del degrado urbanistico, che non mi trova assolutamente d'accordo, perché sulla questione paesaggistica che lei distingue da urbanistica, io sono totalmente di idea contraria, nel senso che degli edifici costruiti in quell'area andrebbero sicuramente a avere un impatto da un punto di vista paesaggistico importante. Ultima cosa che vorrei dire è che costruire, come c'è scritto, degli edifici per mascherare gli edifici che stanno a ridosso dell'area, gli edifici, le palazzine, mi sembra un assurdo. Cioè, voglio dire, piantiamoci degli alberi, voglio dire, per mascherare gli edifici, le palazzine eventualmente. Cosa costruiamo ancora? Altre case per mascherare gli edifici esistenti? Non so che proposta ci sia. Io mi fermo qua e ribadisco che il concetto, cioè l'idea che io ho è questa idea qua, quella della tavola vigente. Grazie. Consigliere Casagrande. Cerco di tornare un attimo sul punto della delibera, perché mi sono un attimo perso gli ultimi. Si può parlare di tutto e di tanti argomenti su questa area Borca, e il fatto che comunque ci siano opinioni discordanti, anche molti progetti, devo dire che mi sono anche trovato d'accordo in certi suoi punti questa sera, nel senso che l'area verde messa così, regalata, scambiata col comune, onestamente in un contesto del genere andrebbe contestualizzata e studiata meglio. Io sono rimasto estremamente deluso l'altra volta per il fatto che non sia passato l'accordo. Ritengo che se si fosse fatta quella, volete chiamare colata di cemento, piastra, onestamente credo che se vogliamo sviluppare Serravalle con la chiusura grazie al traforo, con eventi, con manifestazioni, sia necessario dover trovare anche un parcheggio per le corriere, per gli autobus, per tutte le auto che verrebbero a visitare Serravalle. L'altra volta purtroppo il Consiglio ha rimandato il Sindaco ad andare a fare una trattativa che purtroppo dalla controparte poi non si è realizzata oggi in questa proposta di accordo, che io non ritengo assolutamente accettabile. Primo, perché non porta un beneficio nei confronti della pubblica
diciamo, dei cittadini, e secondo perché comunque anche il discorso che aveva fatto il collega Mario l'altra volta, che apprezzavo molto, quello di valutare il fatto anche di una strada, non è stato considerato, valutato neanche questa volta. La tutela della Pieve sarebbe rilevante. Speriamo che un giorno con i tacciamenti si possa spostare invece da questa parte il traffico e quindi tutelare di più la Pieve. Quindi ecco, sono estremamente contrario a questo tipo di accordo. Tralascio tutti i commenti sul resto, insomma, della zona degradata o quant'altro. Ho già parlato abbastanza l'altra volta. Grazie. Grazie, consigliere Casagrande. Consigliere De Bastiani. Mi ha preoccupato l'affermazione del consigliere Comiero che ha detto e allora verrà messa nel PAT quell'edificabilità. Spero che si abbia espresso male perché... Ah no? Tanto non vi sentono, non facciamo botta risposta. Avanti. Il consigliere Gomiero, che mi sembra che aver capito che è uno dei consiglieri che segue appunto la realizzazione del PAT, a questo punto ci dà anche una notizia, insomma, che nel PAT verrà prevista quell'area là come edificabile, e che mi preoccupa molto. E per gli stessi motivi per cui l'altra volta e questa volta noi consideriamo che non sia opportuno costruire nell'area Borca. E le considerazioni sono anche abbastanza semplici, voglio dire, a Vittorio Veneto c'è qualcuno che sostiene che servono nuove cubature. Non credo che nessuno sia in grado di sostenere una teoria del genere. A Serravalle è più utile che ci siano appunto delle cubature disponibili nel suo anello periferico, o è più utile che sia più conveniente e incentivante verificare l'acquisizione di tutta quella cubatura vuota che c'è nel centro storico? Secondo me il mandato e la strategia che deve avere l'amministrazione è quella appunto di cercare la soluzione migliore. La soluzione migliore per Serravalle, come lo è per Venezia, no? È quello di insediare abitanti all'interno del suo centro storico. E invece stiamo assistendo che il centro storico si sta sempre più spopolando, e questo questo sì crea un disagio, questo sì che crea un degrado sociale, perché se noi alla sera abbiamo 4 persone, perché in palazzoni immensi abitano pochissimi, fate il conto di quante persone possono abitare in via Cavour o in via Martiri della Libertà e ci facciamo un'idea, insomma, no? Quindi io spero proprio che nel PAT quell'area sia destinata a rimanere verde come lo è adesso, un verde che non ho mai sentito nessuno che abbia commentato e che lo abbia considerato incongruo o inadeguato. Io non ho mai sentito qualcuno dire che brutte che sono quelle coltivazioni di frumento o pannocchie, proprio mai nessuno lo ha detto, insomma. Che poi storicamente non sia la sua destinazione, però non è detto neanche quello, insomma, no? E per carità, e si dà fastidio il frumento o il grano turco, ci impiantino lavanda, che magari è più graziosa, può apparire più piacevole. Comunque, tra l'altro, e questo è per il futuro, è per il PAT, e quando sarà il momento del PAT ne parleremo. Ma io ho fatto quella domanda di quando entrerà in vigore, quando sarà
passerà alla fase di adozione, proprio per dire che una variante 2, 4, 5 mesi, anche un anno prima della realizzazione del PAT, mi sembra una forzatura notevole. Perché se stiamo ragionando complessivamente per tutta la città, per il futuro della città, per il suo sviluppo urbanistico, e andiamo a considerare una variante, che una variante è una cosa che tiene in considerazione solo ed esclusivamente quella porzione, mentre quella porzione va considerata, come è stato detto, nel contesto di tutta la città. È vero che a Serravalle può servire un parcheggio, no? Ma se per fare il parcheggio io devo cementificare metà prato, no, cioè cerco altre soluzioni, tanto più che altre soluzioni non sono 2 chilometri più in giù, altre soluzioni sono 500 metri più in giù. Sì, d'accordo. Vabbè. Sì, d'accordo. Però insomma le corriere possono parcheggiare anche dietro la piazza di Sant'Andrea, insomma, poi le corriere di solito si sa come funziona, scaricano, no, i passeggeri, vanno a parcheggiare sul parcheggio grande in fianco alla stazione e poi ritornano a prenderle. Sì, ci sono anche le macchine, ma insomma vedo che quando c'è il mercato, anche quando c'è il mercato grosso di Ferragosto, insomma le macchine ci stanno alla fine, no? Sì, non ho mai visto che ci siano problemi, insomma. Sì. Facciamo botta e risposta, dai, perché sennò non ritorno sul discorso dell'adozione della legge 14 ambito del grado urbano perché insomma ne abbiamo dibattuto tanto l'altra volta, mi sembra che insomma convengano tutti quanti insomma che questa è una forzatura e lo sappiamo anche perché in questo momento è l'unico modo per costruire in quell'area là. Allora io capisco anche che chi legittimamente possiede il terreno, chi è incaricato a svolgere, no, i progetti forzino in questo senso. Però attenzione, un po' di delicatezza, perché l'altra volta, quando è arrivata quella tavola 2, che non si capiva da dove venisse, no? E che ha creato tanta confusione, perché qualcuno diceva ma no, guardate che è già edificabile, mi sembra che lo stesso sindaco a un certo punto si sia confuso, gli sembrava che l'area fosse già edificabile, no? Guardate che ma qualcuno lo ha detto, insomma, adesso qualcuno lo ha sostenuto e diceva ma è già edificabile, tanto è vero che c'era la tavola da re sindaco, no? E con in fianco l'area che figurava edificabile. Beh, insomma, sarà stato anche un errore, ma un errore molto pesante, come ce ne sono tanti altri in questa relazione. Grazie. Consigliere Gomiero. No, non è dentro nel PAT, ma nelle aree consolidate stabilite nel 2017 dall'amministrazione Tonon, quell'area lì è messa dentro, ritornerà dopo in consiglio comunale, ma potranno ripresentare come ha ripresentato adesso le proposte. E là non è fabbricabile. Silenzio. Dobbiamo un'altra volta, tornerà un'altra volta e dovremo ridecidere noi se farla fabbricare o no. Chi sarà qua deciderà, forse non ci sarò io o non ci sarete voi, chi ci sarà qua potrà decidere di cosa fare. Sbaglio ingegnere, non è dentro nel consolidato, quindi se presentano un altro progetto per costruire là, dovremo ridire un'altra volta perché non possono costruire là. No, bravo. Vabbè.
Consigliere Gomiero, ha finito? No, è un pezzo che voglio capire cosa sono queste aree consolidate. Non riesco ancora a capirle. Quella lì fa parte di una di queste che non posso togliere. Io avevo detto togliamola, così abbiamo tagliato la testa al toro. No, la Regione ha chiesto queste aree consolidate, che non so quante sono, di preciso, e quella lì fa parte di una di queste, che non è detto che domani possono costruire fatto il PAP, ma ritornerà tutto il progetto, sbaglio ingegnere, un'altra volta in Consiglio Comunale. O no? È giusto? Il consolidato è tutto il territorio già costruito o all'interno del perimetro del costruito, quindi anche le aree non edificate dentro alla città sono considerate consolidato, ma quella era una fotografia che è stata fatta nel 2017 partendo dal piano regolatore e da quello che del piano regolatore era stato realizzato. Su questa fotografia si basa il PAT per legge, non perché ce lo siamo inventati. Il PAT chiaramente non dice cosa si fa in quest'area, come non dice cosa si fa in nessun'altra area, dice dove si potrà costruire e dove ci si potrà sviluppare e dove non si potrà costruire. Con il piano degli interventi si arriverà al dettaglio che oggi è proprio del piano regolatore, quindi le eventuali schede piuttosto che le previsioni puntuali. E quello però è il Consiglio Comunale che poi è sovrano, cioè non è che arriverà qua il signor Mario Rossi e dirà io voglio questo, lo dovete fare. Verrà fatto, come abbiamo fatto pochi mesi fa, un bando su tutte le aree che vengono individuate come strategiche per l'amministrazione e i proprietari, se sono interessati a svilupparli, presenteranno le loro proposte, però come questa è il Consiglio Comunale che è sovrano a decidere se la proposta è accoglibile o meno. Consigliere Tonon. Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'ingegner Curti che ha spiegato perché sembrava dalla veemenza con cui aveva introdotto il suo pensiero, lo dico con molta bonarietà, il collega Gomiero, che area consolidata volesse dire edificabile. No. L'area ho capito, ma siccome la stessa domanda era venuta anche in sede di commissione, a me pareva fosse chiaro. Come ha detto l'ingegnere, era una fotografia chiesta dalla Regione per legge di quale fosse la situazione. L'hanno fatta tutti i comuni del Veneto, punto. Detto questo, che l'area sia consolidata o meno, il PAT si esprimerà comunque. Si esprimerà sulle aree consolidate, si esprimerà sulle aree non consolidate, punto. Quindi non è che domani viene uno, siccome l'area è consolidata, allora bisogna tornare a parlare. No, ma proprio no, non funziona così. Almeno da quello che ho capito, mi corregga se sbaglio. Il PAT sarà la cornice, dopodiché il famoso PI, piano di interventi, detto anche piano del sindaco, declinerà di volta in volta quelle che saranno le possibilità o meno. Ma area consolidata o no, non c'entra proprio nulla. In questo caso il privato ha ritenuto di presentare, ma poter presentare anche su altre aree. Tant'è vero che la delibera di giunta registra 6, se non ricordo male, domande, di cui una è arrivata fuori termine, e di cui 4, adesso non mi ricordo più, insomma 4 mi pare ritenute transitabili. Vuol dire che anche in altri posti qualcuno ha ritenuto di presentare una proposta del genere. Se la trattativa con l'amministrazione andrà avanti, anche quelle saranno portate, prima del patto ovviamente, saranno portate in Consiglio Comunale, punto. Ma non è consolidata e edificabile. Scordiamoci questo. Ma non è che siccome è consolidata possono tornare a chiedere, cioè non è che funzioni così. Allora, le domande sono state fatte, punto. In questo caso, visto che il PAT ormai è in fase abbastanza, pare, avanzata, il PAT definirà la cornice, dopodiché, dopo tutta la procedura regionale, ovviamente poi dipende ovviamente dagli uffici regionali quanto ci metteranno, ci dovrà essere il PI, punto. A quel punto come dire, in senso buono, si scopriranno le carte, si vedrà, qui si può fare, qui non si può, punto. No consolidato o no, Sì, però rispondo all'assessore che ho detto che non è detto che Ma consigliere Gomiero non si sente. Il territorio comunale è soggetto a No, questo. fermi. Niente botta risposta. Ognuno fa gli interventi. Prego, consigliere Tonon.
Sì, è finito, grazie. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Mi sembra di sì. Passiamo alla dichiarazione di voto. Capogruppo Rosset, prego. Io mi riterrei un po' anche offeso della proposta che ha fatto la proprietà, perché siamo andati indietro che invece di andare avanti. E per me, così adesso non lo so, il resto del gruppo, io voto contro a questa cosa. Grazie. Grazie consigliere Rosset. Consigliere Varaschin, capogruppo, prego. Grazie Presidente. Anche noi riteniamo che la proposta sia peggiorativa rispetto a quella precedente, però voglio far notare che un sacrificio di circa 2000 metri quadri sui 18.000 per portare più lavoro a Serravalle, per dare più sfogo a Serravalle, si potrebbe anche fare. Comunque il nostro voto è contrario. Grazie. Grazie consigliere Varaschin. Altre dichiarazioni? Consigliere Antoni. Sì, io non entro nel merito della proposta che ha fatto la proprietà. Non mi sento offeso, hanno fatto una loro proposta a seguito delle indicazioni che avevamo dato al sindaco di interloquire con la proprietà. Io credo, e quindi ribadisco il fatto che, esprimo il mio voto negativo perché secondo me quell'area deve essere affrontata in maniera diversa all'interno del PAT e del piano degli interventi, prevedendo la valorizzazione di un'area strategica che riguarda, ripeto le parole così evito, di un'area architettonica di altissimo pregio storico e identitario, quale la Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo e il vicino centro storico di Serravalle. Quindi il mio voto è contrario, chiedendo all'amministrazione, nella stesura del PAT, di tenere conto di questo aspetto e quindi individuare un'iniziativa importante per valorizzare quell'area. Ok, a questo punto passiamo alla votazione. Vuole fare una dichiarazione di voto? Prego. Sì, io ribadisco la mia totale contrarietà all'ipotesi che era stata avanzata di realizzazione del parcheggio. Credo che proprio sia un problema dal mio punto di vista e anzi avrebbe creato un danno enorme su quell'area là. Mi dispiace che la maggioranza abbia rifiutato questa proposta perché credo che possa contenere degli elementi utili al quartiere. Capisco però che permangono dal nostro punto di vista delle perplessità che avevamo espresso la scorsa volta nella presentazione di tutta la pratica. Francamente credo, mi dispiace un po' le parole che ha usato il consigliere Rossette, perché credo che la proprietà si sia mossa all'interno anche di una interlocuzione che ha avuto se non con lei, evidentemente con la Giunta. E per questo ho chiesto per più volte e a più riprese cosa pensasse la Giunta di questo tipo di operazione qua. E francamente scaricare la responsabilità, buttarla qui dentro, l'ho trovato un'operazione non proprio correttissima. Ecco. Grazie consigliere Dus. Sindaco, saremo arrivati prego. No, come eccezione. No, Marco, ti rispondo io. No, tu mi hai chiesto qual è il parere della Giunta. La Giunta, come ti dicevo prima, non ha un parere. Posso dirti il mio, se vuoi.
se ti interessa. A me personalmente, umanamente, dispiace dire di no a un'aspettativa che hanno certe persone che conosci bene tu, conosco bene anch'io, sappiamo che sono buone persone e gradiremmo di non far dispetti, però noi dobbiamo guardare quello che riteniamo essere il bene pubblico e nel pensare al bene pubblico di quella zona là, secondo il mio parere, là ci sarebbe stato bisogno di questa che viene chiamata colata di cemento, che magari cemento non ce n'è, da come era stata pensata o in altri modi per descriverla malamente, ma che sarebbe stata molto utile per le 634 firme che ho qua e per l'intimo sentire e i fabbisogni dei commercianti di Serravalle. Quello l'avrei ritenuto sufficiente a concedere quella realizzazione là. Così com'è sono anch'io d'accordo che il beneficio pubblico non ce n'è a sufficienza, ecco, erano altri gli intendimenti nostri. Questo è il mio parere personale e te l'ho dato. Bene. Grazie Sindaco, adesso passiamo al voto. Allora, favorevoli? 0. Contrari? Unanimità. Astenuti? Allora, contrari? Contrari sono 16 meno 1. Astenuti? 1. Allora la delibera non è accettata. Non è approvata. Scusate un attimo, perché scusate un attimo. Non è approvata con voti contrari 16, un astenuto e basta. E 0 favorevoli. Buonanotte.